Appoggiamo. Sì. Preciso? Ci siamo? Sì, forse ci sentite? Scriveteci. Allora, questa volta abbiamo scelto una location pazzesca, guardate dietro, è in tema, quindi pazzesca come dico Fateci sempre. sapere se ci vedete, se siamo Cioè, la collegati. la connessione dovrebbe essere ottima, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Voi come state? Noi siamo abbastanza cotti, sicuramente si vedrà anche dal viso, soprattutto io perché abbiamo un problema alla moto, ma non voglio spoilerarvi nulla, è un problema semplicissimo, ma come sempre qua a queste parti risolvere i problemi è un po' complicato. Comunque già la moto sta dal dottore. Ci Mettiamola in questa sentite maniera. bene intanto? Pronti per il primo livello di marzo? Ciao bella, quindi ci sentite. C'è anche Eva che è Chi la co riuscita ad chi la esserci, conosce ad Nick, Eva? Fabio, Goggiama, Gianmaria, Davide. Ragazzi, vi vediamo tutti e Perfetto, aspettiamo un po' che arrivi qualcun altro perché vogliamo un attimo rubarvi un minuto per dirvi il motivo per cui abbiamo aspettato per fare questa live, in quanto dovevamo farla circa 15 giorni fa e poi non abbiamo trovato la connessione. Comunque c'è stata una sorta di discussione nel mezzo con le persone interessate prima di poter fare questa live, perché appunto nel titolo abbiamo scritto che vi riguarderà in prima persona. sì, ed è così e non vi abbiamo ingannato, non lo facciamo mai, però abbiamo voluto confezionare bene tutto quello che dovevamo dirvi. Non so se ce la faremo questa sera a dirvi tutto, Però Franco però ci scrive: proviamo. Fra, ma Sara prima della live ha mangiato, l'ho fatta mangiare per forza, addirittura Mi vedi sciupata, tra l'altro sono sopra un se la cuscino vedete troppo alta e rispetto sembro a alta me, quanto perché lui. lei bara con il cuscino sotto al culo, questa è la verità. Sì, è vero, ma è solo un'esigenza È per la come mia chi mette il schiena. tacco per essere più alto Poi proprio. tra l'altro ragazzi dovete sapere che siamo a Cuenca, in questo momento ci troviamo a Cuenca in Ecuador, quindi abbiamo passato il confine e vi diciamo per chi ci segue da tempo che il confine Perù-Ecuador, solo uno in questo momento attivo, È un'unica aperto. frontiera aperta, cambia tutto, c'è Lucia, ci sono tante persone, Tiziano, Sì, Fallito, non ti non mi perdere. perdo, non mi perdo. Cambia tutto perché se avete visto qualche video, siamo abbastanza allineati con i video, circa 15 giorni in ritardo, ma forse anche un po' meno. Ora siamo fermi qua, cerchiamo un po' di riavvicinarci. Metterci in pari. Però siamo passati dal deserto assoluto a un verde lussureggiante, ma soprattutto siamo stanchi anche perché qua siamo a 2630 metri ora Sì. e non è un'altitudine pazzesca, un'altitudine che dà No. fastidio, però vi dico una cosa che vi farà sorridere. E dai, non la dire E però. dai, Io so quello che vuoi dire. allora, forse dipende anche dall'alimentazione, però questi giorni ho visto che, perché siamo arrivati da 4 giorni, ho visto un aumento della flautolenza, Flatulenza. per non dire altre parole, e Dicono che praticamente sia previsto. sono andato a cercare e non è una cavolata, cioè nel Eh. senso che quando sei a una certa altitudine, cioè Sì, ci vabbè, siamo sì, cioè, capiti, vabbè. comunque al di là di questo, siamo a 2600 metri e sono cambiate tante cose. Abbiamo, vi abbiamo esposto anche qualche nostra perplessità, Eccolo qua. attraversando il Perù, la costa del Perù, vogliamo essere chiari, tutto quello che abbiamo mostrato riguarda la costa del Perù e le varie difficoltà che hanno le persone che vivono sulla costa. Passato il confine con l'Ecuador, tutto cambia improvvisamente. Dobbiamo dire che l'Ecuador dal 2000 ha adottato il dollaro statunitense, quindi è la moneta corrente, non esiste un'altra moneta che in circolazione e quindi probabilmente da una ventina d'anni, ormai 26, probabilmente le cose sono cambiate, probabilmente la maggior parte della gente sta un po' meglio e magari lo Stato è anche un po' più forte. Questa Rosso. premessa che abbiamo fatto un po' sul Perù, diciamo che sì, rosso, proprio quello. Diciamo che per noi è un dispiacere enorme, ci torneremo dopo, insomma, dopo quello che dobbiamo dirvi questa sera. Serve più che altro per dire, per portare un po' il disagio enorme delle persone. Chiaramente il disagio non è nostro, Allora, ma entro un attimo in campo perché Sara vuole dirvi una cosa. Sono arrivati un paio di commenti dove ci hanno detto che noi non siamo dei viaggiatori, ma siamo dei turisti, Giorgio intanto grazie, perché infinito. abbiamo parlato in maniera un po' troppo
prepotente dell'immondizia, nel senso come parlare male di un paese. Allora ragazzi, bisogna un attimo capire una cosa, e questa cosa ci tengo tantissimo. Bisogna piantarla di dire le cazzate nei social, nel senso, ogni volta si pensa che quando si va da qualche parte si va nel paradiso terrestre e magari la nostra Italia viene lasciata in disparte. La verità oggettiva è che nel 90% dei casi, quando vai fuori dall'Italia, vai anche a trovare peggio, come diceva mio nonno. Poi, in ogni paese ci sono delle zone peggiori, delle zone che sono pazzesche. Il Perù ha la cordigliera, Ragazzi, Cuzco, Machu Picchu, delle zone pazzesche. è tra i paesi Ma più noi, pazzeschi ma del noi Sud non America, lo stiamo sapete. qua a fare il viaggio di nozze, 15-20 giorni, ci spostiamo con l'aereo e andiamo da un posto all'altro. Noi, andando on the road, passiamo un po' dappertutto, non per via della stagione, non siamo passati per la cordigliera, che è la zona più bella, ripasseremo a maggio perché terminerà il periodo delle piogge, ma questa zona del Perù è veramente devastante e bisogna dire le cose come stanno. Quando la gente ci dice ma che lo dite a fare, che lo dite, è normale che nei paesi poveri c'è tanta immondizia. Non è così ragazzi, assolutamente non è così. La verità è che siamo, porca miseria, da 3 anni che stiamo qua in Sud America, abbiamo vissuto più in Sud America che in Italia negli ultimi 3 anni, quasi 4, e vi posso garantire che la situazione che abbiamo trovato nel nord del Perù non è minimamente paragonabile agli altri posti, quindi non diciamo le cavolate come se noi già lo sapevamo. Prima di parlare, io quello che voglio sottolineare, prima di parlare, cioè ragazzi, cerchiamo un attimo di informarci. Bisognerebbe viverla. Luca, intanto grazie del infinitamente. supporto. Volevo rispondere a Gio Anche che Giorgio. dice quella è una questione di pressione, il discorso che facevi prima Verissimo, sull'altitudine. l'abbiamo studiato. Verissimo. La pressione esterna rispetto alla pressione interna, Esatto. quindi per Non fare combaciare... il pippone adesso. Ok, perfetto, Comunque, sono preparato. però questo per dire che tante volte si dice però voi non dovete porvi da un punto di vista turistico, ma proprio perché noi non ci poniamo col punto di vista turistico, ma ci poniamo con le problematiche del posto, perché noi ci fermiamo, andiamo a fare la spesa, camminiamo per le strade. È per questo motivo che sentiamo la pressione enorme di quello che abbiamo visto. Ma E poi forse tante volte non vivendoci, arriva. quando passi tanto tempo in un posto, vedi proprio la differenza, perché quando ci passi pochi giorni, Daniele, sembra tutto bellissimo, ma viverci... E poi chiudo il discorso con una cosa: se ogni volta che andiamo da qualche parte è tutto strafigo, io farei sempre la stessa domanda, ma se è strafigo, cambia, vai a vivere dove è strafigo. Eppure tutti torniamo nella nostra piccola e magari malmessa Italia. Ragazzi, Però... detto anche in parole povere, noi abbiamo girato questa parte. Aspetta. Roberto, ti dobbiamo nominare allora, stasera. Cambiamo subito discorso perché No, siamo... dico solo un'ultima cosa e poi lo nominiamo. Noi allora, abbiamo io non porto neanche la collana di Roberto, vabbè, dai. Vabbè, ce l'hai di là, ce l'hai di Scusa, sopra, Roberto. guarda, la vedo da qua. Comunque, noi registriamo, voi vedete quello che registriamo, dove passiamo. Non nominare quello che anche voi vedete da casa è una mancanza di rispetto enorme per voi e per la gente del posto. Quindi non si può ignorare, noi non possiamo passare insomma percorrere queste strade facendo finta di niente rispetto a quello che vediamo. Ragazzi, per noi, per come vediamo noi, è assurdo. Non è solo per noi, perché noi abbiamo parlato con la gente del posto e la gente del posto ovviamente ci sono delle fasce e quando parli con persone purtroppo che fanno è difficile ragazzi spiegare, faccio fatica. Comunque quando parli con persone che magari stanno messe un po' meglio economicamente, sono loro a dirci che la situazione è disastrosa. Sì, la cosa assurda è quella che abbiamo riscontrato e che purtroppo sarà capitato anche a molti di voi. Moltissimi peruviani ci hanno scritto in maniera privata, pubblica, per spiegare, per dire ragazzi anche ci che avete fatto vedere. Ragazzi grazie che l'avete fatto vedere, è un problema che ci... insomma che abbiamo da molti anni, purtroppo lo Stato si comporta così, purtroppo non ci sono abbastanza mezzi, tantissimi. Comunque, eppure le critiche arrivano dagli italiani. Passeremo in Perù perché la nostra idea è di mostrarvi, di portarvi anche e di vederlo noi in prima persona dei posti più belli. Cioè ci dedicheremo minimo quando ripasseremo e poi ritorneremo minimo 6 mesi in Perù perché ha dei luoghi che sono stratosferici ma vanno visitati nel periodo giusto. Esatto. E abbiamo scoperto che per visitarli nel periodo giusto il periodo migliore sarebbe da aprile, forse maggio, in poi fino a ottobre-novembre, perché se vai nella cordigliera ci sono ghiacciai, c'è il tunnel più alto del mondo,
Che Tu faremo. tu vai e Punta intorno a te olimpica, hai speriamo. una nebbia pazzesca, non vedi a 3 metri, non ha senso e non valorizzi il posto. Comunque, Sì, abbiamo Davide visto no dice aspetta, dai, abbiamo visto Roberto, che salutiamo, perché Roberto ora, diventa protagonista della situazione e già siamo in 340 possiamo e dirlo. possiamo dirlo Poi tranquillamente. torneremo anche su questo, perché Davide dice una cosa importante, per esempio dice: "Noi italiani siamo sempre criticoni". È un po', Sempre. è Non tutti ovviamente, non però tutti assolutamente. E poi forse, Davide non è circoscritto all'Italia, ma è un po' l'Europa, no, perché, tante cose non si devono dire, c'è il politically correct che la fa da padrone. Ragazzi, secondo me dobbiamo un po' tornare alla verità, alla realtà delle cose, soprattutto per i rapporti che ci contraddistinguono. Se andiamo un po' fuori rotta e voi lo notate, fatecelo notare. con la Noi massima cerchiamo di utilizzare la massima cioè sensibilità. non è che i commenti devono essere positivi per forza di cose, però penso che dovrebbero essere in qualche maniera cioè si dovrebbe valutare un po' la situazione Ecco, prima di infatti scrivere. a conferma Franco dice: "Sentissi certi svizzeri come irrompono le bip". Lo possiamo immaginare Franco, solo tu. Comunque, ora Perché si sta troppo bene, Franco. vi rubiamo 1 minuto. Perché questa live un po' vi riguarda in prima persona? Allora, ehm, abbiamo aspettato per farla perché c'è stata una contrattazione. Io cerco di essere sintetico, poi se non capite mi scrivete nei commenti. Sapete benissimo che noi abbiamo una collaborazione con il negozio Motostorm. L'abbiamo ormai più di 1 anno. Con il codice Cuccioletto 2025 potete acquistare delle cose su tutto il sito con un piccolo sconto, neanche tanto piccolo. Cosa è successo e perché adesso menziono Roberto? Una volta Roberto disse in una live: ragazzi, comprate con questo codice perché se lo utilizzerete in tantissimi magari lo sconto aumenterà. Cosa è successo nella realtà dei fatti? Che questo codice è stato utilizzato da, non voglio esagerare, da 10.000 persone, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, perché anche i numeri che sono cresciuti, se guardate nei commenti, sono arrivate persone straniere, perché l'algoritmo di YouTube, non so, forse magari facciamo vedere il Perù e qualcuno del Perù si è iscritto, Sì, ma si questo agganciano. riguarda, penso, tutto il mondo. Il codice è stato utilizzato veramente in tutto il mondo. E cosa è successo? È successo che io voglio provare, io nel senso noi, vogliamo provare una cosa che già abbiamo iniziato. Ve l'abbiamo fatto vedere in un video pippore, quello degli interfoni, se l'avete visto. Cosa ho fatto? Noi sapete benissimo, con la massima trasparenza, che abbiamo delle collaborazioni con delle aziende che noi selezioniamo, però al tempo stesso abbiamo delle cose dove non abbiamo un rapporto diretto, anche perché non lo vogliamo. Perché non lo vogliamo? Perché a volte, anche qua bisogna essere onesti, se tu ti vincoli con un'azienda, poi ovviamente sul canale non posso portare aziende competitor. Faccio l'esempio degli interfoni: non abbiamo una collaborazione, però grazie a Motostorm ho chiamato i titolari e ho detto: mandatemi i migliori interfoni, li seleziono io, ci faccio un video, li apro, possiamo tranquillamente poi, per il fatto che sono stati aperti, venderli con uno sconto maggiore. Ovviamente Motostorm non può regalarci le cose, però già farvi risparmiare 20 euro per me è tanta roba. Adesso vogliamo aggiungere un ulteriore tassello È stata dura, e ragazzi. mettiamo subito le mani avanti. Ve lo dico tranquillamente perché questa cosa può nascere e può morire, perché potrebbe essere un boomerang che si ritorce contro. Comunque, capitemi bene. Allora, grazie a questa collaborazione, noi ovviamente, vi faccio l'esempio dei caschi che ce l'ho qua di fronte, se avete visto il video Shoei e Arai, non abbiamo nessun tipo di collaborazione, noi i caschi li abbiamo acquistati. Ovviamente dove li ho acquistati? Li ho acquistati su Non Motostorm. toccare il tavolo che si E tocca. Motostorm no, perché è un argomento che mi prende tantissimo. Lo Motostorm so. ovviamente rispetto al prezzo che voi potete acquistare con il mio codice, mi ha fatto un ulteriore sconto. Questo è il mestiere più vecchio del mondo, ovviamente noi Non abbiamo... l'unico, però. Esatto, l'altro è ancora più vecchio. Comunque noi abbiamo un rapporto diretto, quindi non può regalarci le cose, però comunque ci viene incontro ancora di più. Cosa ho pensato di fare? Ho pensato di darvi il nostro stesso codice nascosto, ma attenzione, qui c'è un ma enorme. Perché? Perché questa contrattazione che è nata con il negozio è finita in questa maniera. Sapete, è normale, questa cosa riguarda noi, ma riguarda il web in generale, riguarda Amazon, riguarda tutti. Se voi utilizzate il codice, noi abbiamo una piccolissima percentuale di guadagno. Motostorm che mi ha detto: io ti do la possibilità di dare il tuo codice personale in giro, però sappi che poi non avrai nessun tipo di guadagno.
E quindi qui è nato il problema, perché noi non viviamo d'aria, non facciamo i figli di fiori come i classici persone che partono con 2000 euro in tasca e fanno il giro del mondo. Noi non ce la facciamo, Noi non ce la ragazzi. facciamo e non mi piace neanche farli questi discorsi qua. Sinceramente non è proprio Però, semplicissimo farcela. però mi sentite abbastanza teso, emozionato, perché non stiamo dicendo cavolate, ci sono dei soldi di mezzo. E questi soldi vi riguardano in prima persona. Ascoltate. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di fare fuori dalla piattaforma YouTube tramite un'altra piattaforma utilizzata da tantissimi creator, che si chiama Patreon. Non so se si può dire qua, forse l'intelligenza artificiale ci blocca. Però lo vedete, se ci bloccano poi ne faremo un'altra. Lo vedete in descrizione del video. E questa piattaforma ci dà la possibilità di fare diversi livelli di abbonamento. Ascoltatemi bene. Vedrete poi, se ci cliccherete, diversi livelli di abbonamento. Nell'ultimo, che è quello che vi interessa, ha un costo importante, ve lo dico subito, con la conversione, perché sicuramente lo vedrete in dollari, con la conversione è 50 euro. Che significa? Significa che voi vi abbonate, spendete 50 euro. Mensile. Questi 50 euro durano un mese, nel senso il mese dopo potete cancellare l'abbonamento e quindi avete speso 50 euro. Con la massima trasparenza di questi 50 euro, perché so, vi conosco che ci fate i conti in tasca, di questi 50 euro il 15% se lo prende la commissione, la piattaforma e considerate che il resto noi ci abbiamo una partita IVA, ci dobbiamo pagare le tasse, quindi in tasca rimarranno 20-22 euro, una cosa del genere. Però voi cosa avreste con questi 50 euro? Avreste il mio numero personale di WhatsApp. E a cosa servirà questo numero? Servirà perché voi dal sito Motostorm andate a controllare, andate a verificare, vedete cosa vi serve. Motostorm, ripeto, vende tutto, qualsiasi cosa. Mi scrivete e mi dite: Francesco, guarda, io vorrei acquistare, che ne so, la giacca della non parliamo di Ruka, della Revit, della Clover, il casco Arai, Shuei, quello che volete, perché praticamente riguarda tutto e riguarda soprattutto le novità, non le cose vecchie già scontate, le ultime novità. E io vi risponderò dicendovi, che ne so, Mario, la lista che mi ha mandato, tramite me ti costerà questo. Tramite questa piattaforma, passando per questa piattaforma. Ovviamente ti costerà questo. Che significa? Attenzione, questa cosa è importante, dovete capirla bene. Ovviamente parliamo di percentuali. Se dovete fare un acquisto basso tra virgolette, dovete spendere 3 o 4, 500 euro, capite benissimo che 500 euro con il codice Cuccioletto 2025, che funzionerà sempre, magari lo pagherete 4,50, 400, con l'altro codice io vi dico, non con la matematica, con la certezza assoluta, che recupererete 50 euro. Però se la spesa inizia a salire 6, 700, ma ancora più 1.500, 2.000... Sì, magari creando un gruppo di acquisto. Quando salirà, io ve lo metto per iscritto che andrete a cena di pesce grazie a noi. Alla faccia no. Fuori dai 50 euro che avete speso. Però dovete fare, ripeto, l'abbonamento non lo fate se dovete fare una spesa piccola. Allora, questa piattaforma serve per aiutare noi creator, perché bene o male viene utilizzata per questo. Infatti ci sono altri livelli che poi vedremo insieme, dove noi vorremmo darvi qualcosina in più. Sì, ma ve lo daremo. Tipo, vi faccio un esempio. Tanti ci scrivono: ragazzi, i vostri video sono bellissimi, ma la pubblicità è tantissima. Noi metteremo, neanche nei livelli più bassi, video senza pubblicità. Quindi non guadagneremo da YouTube, ma voi potrete visionare il video senza pubblicità, ma vi daremo altre cose. Io mi volevo soffermare su questa cosa qua, sul livello più alto, perché ci abbiamo dedicato tempo, perché se avete un amico, io vi dico una cosa che non dovrei dirvi perché va contro di noi. Sei sicuro? Sì, perché se avete un amico, ad esempio, voi dovete comprare un completo in Gore-Tex, il vostro amico un altro completo, parliamo di cifre importanti, io ragazzi vi garantisco che avrete un risparmio enorme rispetto al codice Cuccioletto 2025, perché lo utilizzo io, è lo stesso identico sconto che abbiamo noi. Pino. Però attenzione un attimo, l'ultima cosa, non fate i bastardelli, perché io capisco, voi vi abbonate, dopo il mese dopo cancellate l'abbonamento, voi magari guadagnate 200 euro, noi ce la prendiamo in quel posto, cioè cercate di essere umani, io non dico, non vengo qua a piangervi addosso, l'abbiamo fatto tra virgolette, cioè dobbiamo guadagnare un po' tutti. Il discorso qual è? Che noi perdendo le commissioni magari ci andremo a rimettere, però questa cosa andrà valutata nel corso del tempo. Andrà monitorata, ragazzi. Noi la scorsa volta vi abbiamo detto vorremmo fare delle cose nuove. Ragazzi, non è un gioco, parliamo di soldi e chi mi conosce seriamente, ma
penso un po' tutti, se vi dico una cosa è certa, quindi vi ho detto, se la cifra è bassa, dovete acquistare, che ne so, 300 o 400 euro, sicuramente con lo sconto mio, lo sconto sarà maggiore rispetto a Cuccioletto al Sarà 2026, sufficiente, però sì. magari non recupererete le 50 euro, perché recuperare 50 euro su 300 euro, capite benissimo, Motostorm non può regalarci le cose, però torno a dirvi, dovete comprare una giacca da 1.500 euro, vi garantisco che la differenza c'è ed è importante. Allora, la piattaforma per le domande che stanno arrivando si chiama Patreon. È scritta comunque nella descrizione di questa live, per cui potete benissimo andarla a vedere. Vi facciamo una raccomandazione. Questa raccomandazione è rivolta più che altro a chi ha un dispositivo Apple, quindi il circuito iOS, mettiamola così. Non passate per l'app che vi offre Apple. Cioè, se dovete iscrivervi, fare l'abbonamento, non lo fate tramite l'app di Apple, perché ci mette la commissione del Sì, 50%. vi va a Quindi, costare tantissimo. quindi se avete un Android non c'è nessun tipo di problema. Se avete un iPhone, fatelo tramite internet e non tramite Sì, l'app. tramite il sito di Patreon. Perché quei soldi se li prende Apple e non noi. Se invece avete Android potete entrare nell'app di Patreon. Tranquillamente. Comunque trovate il link, insomma, della piattaforma nella descrizione di questa live. Abbiamo utilizzato Patreon solo per un discorso, si potrebbe fare anche gli abbonamenti su YouTube, ma sono due cose differenti. Qua siamo un po' più liberi e ripeto, l'idea è anche di fare una chat privata interna, di darvi delle cose in più per chi avesse voglia. Poi ragazzi, chiudiamo il discorso, i video su YouTube ci saranno. Tutto rimane uguale. Per chi non ha voglia, per chi non so se Davide dice, ma farete la premiere live solo per gli abbonati? No, Assolutamente allora, no, Davide. Bravo, Tutto rimane uguale. Tutto rimane uguale, però dall'altra parte daremo la nostra disponibilità per un altro motivo. A me personalmente mi scrivete in tantissimi, io quando eravamo pochi riuscivo con un paio di ore al giorno a rispondere a tutti. Oggi faccio veramente fatica, tante volte mi vergogno, tante volte la gente scrive a Sara mi legge il messaggio, cerco di rispondere se sono messaggi tecnici, ma perché, capiteci, con la massima trasparenza è impossibile. Quando ci arrivano 100 messaggi è impossibile. Dall'altra parte c'è una corsia preferenziale. Capisco benissimo che è bruttissima questa cosa di dover pagare, però noi non possiamo fare in maniera differente, ma è una cosa in più. No, è una cosa se la in volete più, ragazzi, fare, la fate. Se non la volete fare, identico. Io capisco benissimo che oggi, anche se un'altra cosa che non capisco, il fatto che tutto è libero, tutto è gratuito e tutti possono avere la tastiera di scrivere qualsiasi puttanata, questa è una cosa che non mi piace, però è un discorso che forse noi lo capiamo solo noi che stiamo da questa parte. Allora, Rosso dice, come vi troviamo su Patreon? È così come ci cercate su YouTube. Uguale. Quindi Francesco Cuccioletta, Frank Saffer. O scrivete solo Frank Saffer o scrivete Francesco Cuccioletta. Ci trovate in qualsiasi modo. Comunque, abbiamo già iniziato a mettere un po' di roba. Prendere pratica. Poi dobbiamo capirci, Rosso, un po' di cose, sì. Però il discorso di Patreon è nato soprattutto, ci tengo a dirvelo, è nato Grazie, soprattutto per farvi avere questo sconto, ma ripeto, valutatelo solo se dovete fare spese importanti. Se non dovete fare spese importanti non lo prendete in considerazione, perché poi questi 50 euro magari non li recuperete. Magari se qualcuno ci vuole dare una mano per la mia disponibilità, perché ho il mio numero WhatsApp, gli dedico del tempo, che ne so, spende, recupera 40 euro, 10 viene a me, però io voglio essere super chiaro. Sappiate che il vantaggio per voi sarà in proporzione alla spesa. E la spesa dovrebbe essere intorno ho fatto tante simulazioni, a 600-700 euro ci potete anche guadagnare, a volte sì, a volte no. A 1.000 nel 99% dei casi già guadagnerete, a 1.500 guadagnerete tantissimo, per non parlare a 3-4.000, lì la differenza è enorme veramente, e riguarda, ripeto, tutte le novità. Dovete comprare un completo di l'ultimo modello, l'ultimo casco, l'ultima colorazione, lo sconto funziona. Anzi, chiariamo una cosa, questo grosso vantaggio tramite Motostorm vale soprattutto sulle novità e non vale sulle cose già scontate. No, ascoltate, se il prodotto, vi faccio un esempio che tanti magari l'hanno già acquistata, la giacca Rucca Raptor che è andata fuori produzione, è stata sostituita dall'altra, viene venduta al 25% di sconto. Capite benissimo che quella non la prendiamo per niente in considerazione, perché il vantaggio sarebbe troppo poco. Però se prendiamo l'ultima giacca dove lo sconto non c'è, con il mio codice avete il 10, con quell'altro codice io adesso non dico che se si raddoppia forse anche più a volte, però
È importante la differenza, quindi, ripeto, dovete comprare un completo per voi, per la vostra moglie, 2 completi Gore-Tex di qualsiasi marca, non solo quelli che utilizziamo noi, 2 caschi costosissimi, valutatelo perché ci guadagnerete, però pensate anche a noi, non fate i bastardelli, ecco. Sì, diciamo che questo è nato anche perché davvero ragazzi, credeteci, No, l'idea Francesco non riesce a rispondere a tutti, no, ma quindi questo è un altro questo discorso, è un po', dare anche, la possibilità di avere un filo diretto. No, questo è un altro discorso anche che è una cosa in più. Considerate che avrete il mio numero WhatsApp, quindi magari, che ne so, si abbonano 10 persone, rispondere a tutti e 10, seguirli, io do la mia massima disponibilità, perché magari qualcuno mi chiede anche un consiglio, che ne so, è meglio questa o meglio l'altra cosa. Io ho il rapporto diretto con il negoziante. Altra cosa fondamentale che tengo a dirvi, io sono uno che acquista tantissimo online, perlomeno prima nell'altra vita, e Quale? vabbè, prima di Prima della morte. partire, dedicavo veramente tanto tempo per trovare l'offerta migliore. Io vi posso garantire che lo sconto è veramente buono, magari, che ne so, in certi prodotti puoi trovare l'offerta in quel negozio particolare, ma ti devi anche fidare di quel negozio. Da questa parte non perderete più tempo, perché vi garantisco che il prezzo è veramente ottimo e avete la massima sicurezza che nessuno vi ruberà i soldi e ci metto la faccia io, perché una volta è capitato anche una persona che mi ha scritto su YouTube, mi ha scritto anche che aveva fatto un acquisto su Motostorm, era passato del tempo, il prodotto purtroppo sul sito non lo davano disponibile, lo davano che dovevano ordinare, perché sul sito Motostorm se il prodotto è disponibile ce l'hanno in magazzino, hanno un magazzino pazzesco, ma se lo devono ordinare a volte non è colpa loro, è colpa anche di chi produce il prodotto. Esatto, ci sono però... È successo che praticamente ha scritto su YouTube un commento dicendo però non ho trovato tutta questa professionalità. Io ho detto scrivi a me, io ho chiamato il titolare ha parlato direttamente con la persona e si è risolto tutto. Assolutamente. Vi diamo la disponibilità massima. Dino e Pino però fanno 2 domande molto sensate. Anche sugli accessori moto, tipo bauletto scarico, o solo sull'abbinamento? Su tutto il sito. Tutto. Poi può capitare su 1 milione di prodotti che il mio codice Cuccioletto 2025 sia vicino al codice dell'altro, ma è pochissimo. Nel 99,9 periodico il codice che ho personale, non dico che raddoppia il codice, in certi casi anche di più magari, dipende dal brand, ma riguarda tutto il sito Motostorm, tutto. Solo una piccolissima percentuale, perché ve lo dico subito magari per non farvi perdere tempo. Tipo nelle action cam non hanno marginalità, ma anche il mio codice cioè praticamente non abbassa quasi nulla, lì proprio non hanno marginalità, sulla Insta360 non c'è guadagno, ma tutto il resto ragazzi vi posso garantire completi, caschi, accessori. E comunque... Poi, vi dico anche questa cosa, se magari non dovesse funzionare, io sono anche disposto, se non c'è il guadagno per voi, anche a ridarvi 50 euro all'abbonamento, non me ne frega nulla. Io voglio essere super chiaro che voi dovete stare super tranquilli. Cioè, qui allora, Lorenzo solleva... Cioè, non voglio essere il San Francesco della situazione, però la mia idea è quella di investire su quello che stiamo facendo. Noi abbiamo visibilità, tante persone sono arrivate, ci dicono che lavoriamo bene, voglio investire per poter avere qualcosina in più e metterci in futuro qualcosina in più. Non so se ce la faremo, quel video degli interfoni è stata una prova, ma io vi posso dire che ne so, la prossima moto, monto la Krapovic, potrei portare il Termini, che ne so, l'Arrov, quello che sia, provarli, ci faccio 3 chilometri, ve lo vendo a un prezzo maggiore perché l'ho provato. Cioè non è che lo vendo io, ve lo vende Motostore. Allora Lorenzo, facevo una domanda, vale anche se si va fisicamente in negozio? Lorenzo, inizialmente puoi andare in negozio, però abbiamo fatto una prova anche per evitare di pesare anche sulle spalle loro. Questa è un'opzione che ci sarebbe da valutare, bisogna che parlo con loro, perché? Perché cosa ho fatto? Ne abbiamo pensate tante. Se voi vi abbonate e non vedete il codice, io non voglio metterlo online. Perché? Perché poi magari c'è una persona non seria che la persona lo passa all'altra persona. Ci abbiamo veramente dialogato tantissimo con i titolari, perché questo codice deve assolutamente funzionare con l'abbonamento, perché sennò ragazzi va tutto a farsi friggere, capite il contesto? Perché noi non guadagneremo più nulla. E anche il fatto che Motostorm ha una marginalità minore, cioè ragazzi, questo deve essere una cosa che riguarda queste persone che ci seguono, che ne so, deve rimanere una cosa circoscritta.
capite il concetto? Cioè se si Anche allarga perché va bene, però cerchiamo di... no, però capisco la domanda che ci ha fatto, perché Certo. magari vuol provarsi qualcosa che costa 3.000 euro, è giusto provarlo, e parlerò con i titolari, vediamo, poi Vediamo come magari possiamo ti fare, però aggiorno, ti Lorenzo, aggiorno. Grazie Franco. inizialmente passa tramite noi, magari scrivici, perché altrimenti non... No, però che c'è, per scriverti si deve abbonare, Esatto. lui dice magari vuole acquistare una giacca, un pantalone, vuol provarlo, lo capisco, anche un casco, lo capisco benissimo, quindi bisogna che Beh no, bisogna che questa parli però con i è una cosa titolari. che sì, è una cosa che va al di fuori però di È quello, Lorenzo. complicato. Per il momento No, però l'abbiamo grazie che l'hai circoscritto così. sollevato, perché anche qua... Vediamo come va, vediamo come si sviluppa la situazione. Per il momento è così come vi abbiamo detto. Franco, Ok. intanto grazie infinite. Ok. Salutiamo Marianna, un bacione, salutiamo Doris, peruviana, Adesso Milano. ragazzi, quindi poi se potete buttarci un occhio sul Patreon, guardate, c'è tutto scritto, Sì, perché poi ci tengo fate voi, assolutamente. adesso cambiamo discorso. No, ci tengo a dire una cosa io, che qualcuno ti ha detto falla parlare, Mm. perché in realtà c'è chi è interessato a Motostorm, chi è interessato alla moto e chi in realtà il discorso moto lo mette un È po' da interessato parte. alla moglie, magari No, vendiamo una no, parte alla moglie, che facciamo? lo mette un po', ma dove, chi te la compra? Lo mette un po' da parte ed è interessato agli altri livelli che abbiamo un po' previsto, no? Livelli più bassi, più abbordabili, se vi farà piacere. Tra le cose che metteremo a disposizione saranno chiaramente i contenuti senza pubblicità, saranno contenuti magari extra del dietro le quinte di quello che ci Sì, succede un l'idea po' è di tutti i aggiungere giorni. qualcosa per chi ci segue un po' più assiduamente, una chat privata, magari qualcuno che ci vuol chiederci qualcosa. Ovviamente ragazzi, noi dobbiamo dare delle priorità e le priorità le diamo in questa maniera. Da parte nostra daremo qualcosa in più, tipo appunto non vedere le pubblicità, oppure del nostro tempo personale, ma ripeto, se volete farlo, lo fate, altrimenti rimane tutto come prima. Davide dice, lo sai sì che stai per accollarti un lavoro enorme da aggiungere a tutto quello che già E fai. infatti Davide, ho paura, io veramente, Davide, perché la mia idea ci teniamo enormemente, però, ci abbiamo pensato tanto, però... io ve lo dico, vi metto le mani avanti, questa piattaforma possiamo aprirla e chiuderla, nel senso si abbonano delle persone, dura un mese, io posso mandare il messaggio e chiudere tutto. Quindi l'abbiamo fatto anche in questa maniera perché capisco che dare il mio numero WhatsApp è un problema serio, potrebbe diventare un problema serio. Franco dice, ma sempre su Patreon questa roba di pubblicità e contenuti extra? Sì, Sì, Franco. su Ci sono Patreon. diversi step, no? Da questo di Motostorm, che è quello un po' più importante, che abbiamo voluto strappare a tutti i costi e ci lavoriamo da mesi. È nato soprattutto per quello, Franco. Esatto, a quelli un po' più abbordabili, più semplici, anche per chi non è interessato alla moto, e in cui daremo appunto contenuti extra, daremo il contenuto senza pubblicità, daremo delle chat di gruppo e delle chat anche private in cui risponderemo, voi vedrete i diversi step, risponderemo a tutte le vostre richieste, abbiamo specificato che siano però legali e fattibili. Però Franco, con la massima trasparenza, il resto rimane tutto tale e quale, quindi se non te ne frega nulla, io sono a dirvi non spendete i soldi. Noi l'abbiamo fatto per chi vuole qualcosa in più, sì, perché tanti ci fanno delle richieste, io non riesco a rispondere a tutti quanti. Joe. Questa cosa l'abbiamo fatta solo per questo motivo. Per il resto, ragazzi, sono io a dirvi non spendete i soldi. Noi cerchiamo di andare avanti con la massima serietà, ci stiamo impegnando tantissimo e lo state vedendo. Sono arrivate tantissime persone nuove, siamo un po' fritti, si vede anche dalla live sicuramente, però abbiamo tantissime soddisfazioni. Fino a quando riusciremo a fare questa vita non lo sappiamo, perché vi posso garantire che questa stagione è veramente dura, ma ripeto, quando leggo certi commenti che ti viene voglia di prendere il telefono e tirarlo da qualche parte perché capisci che dall'altra parte non si rende conto minimamente di cosa sta dicendo. Infatti Davide e Alessandro, ciao Ale, sono preoccupati perché dicono usa un secondo numero WhatsApp, farlo per la tua tranquillità. E Alessandro dice, Fra, stai aprendo un portone a 136.000 persone, speriamo bene. Comunque, Franco ha detto il numero di Fra già ce l'ho, è vero Franco, però ho detto tu non ti abbonare che ce l'hai. Però ripeto, il mio numero è solo per l'abbonamento massimo, attenzione ragazzi. Allora, a voi ragazzi, io voglio metterci veramente il cuore su quello che facciamo. Quello che è il rischio è che dall'altra parte puoi trovare la persona che se ne approfitta. Lo so, però è anche vero che la nostra community sarà un po' per come ci poniamo noi. Io un po' voglio crederci che il mondo non è poi tutto da buttare via. Penso che se a una persona gli faccio risparmiare 100 euro, magari quella persona me ne riconosce 50. Io intanto a lei l'ho fatta guadagnare.
perché alla fine il discorso qual è? Il discorso è questo: anche farvi guadagnare 50 euro, ragazzi, sono sempre 50 euro senza che voi dall'altra parte fate un cazzo, scusa la parola, nel senso, tutto merito nostro. Beppe Barber dice: a voi cosa conviene come donazioni? Cioè chi prende meno come percentuali? Amazon, Patreon, YouTube, PayPal. Allora, YouTube è pazzesco. Grazie per la YouTube domanda, è pazzesco perché Beppe. prende il 30%, quindi se voi capite... Però adesso ci bloccano perché la censura in questo periodo Dall'altra parte Patreon dovrebbe pazzesca. essere il 15%, e poi c'è l'altra piattaforma, Amazon, non la utilizziamo più di tanto, dovremmo utilizzarla per condividere. Sì, magari poi condivideremo anche questa. Un passo Però alla Amazon volta. guadagni veramente pochissimo. Quindi, comunque, la nostra idea qual è? La nostra idea è di aggiungere un pezzettino perché, ragazzi, vi dobbiamo dire un'altra cosa. Non esagerate con i lavori in più. Vi dobbiamo dire un'altra cosa, perché c'è un po'... le cose stanno cambiando, le aziende secondo me non ci stanno più con la testa. Io vedo che c'è qualcosa nell'aria che è un po' una bolla, che ne so, le aziende guardano i numeri e praticamente ti sostengono, ma poi dopo un mese sono sparite. E poi, ragazzi, la verità è questa, la verità oggettiva. Chi dice il contrario per me mente. Quindi io vi dico quello che penso, ma questo riguarda noi, riguarda tutti, perché l'azienda, bene o male, capite benissimo che se ti dà il prodotto, ti dà una mano, ovviamente tu non è che puoi parlare male del prodotto, oppure, cioè, come per dire, bene o male, lo devi comunque sia, devi essere più morbido possibile. Poi trovi il creator che morbido 1, morbido 5, morbido 10. E io ho visto una cosa, già abbiamo perso una collaborazione questa settimana. Tu morbido 0 io e sono la gente morbido lo 0 sa, perché il discorso qual è? Che se tu azienda credi nel tuo prodotto, dovresti darmi, non dico carta bianca, perché io seleziono il prodotto, faccio un esempio, prendiamo un prodotto che io non ho nessun tipo di collaborazione, Shoei Arai, ne ho sempre parlato bene, adesso ci farò un video su Arai, non ho nessun tipo di collaborazione con loro, il casco l'abbiamo pagato, ma parlare male di quel casco significa essere un po' criminali, un po' bastardi. Tu puoi trovare anche la persona che te ne parla male, perché oggi, secondo me, anche questa cosa andrebbe valutata in futuro, perché non si può online, bisogna fare attenzione. Quindi, qual è la strada che io penso sia la migliore? È sempre quella di selezionare il brand che tu utilizzi e con il quale tu in primis acquisteresti. Perché quella è la strada migliore. Faccio un esempio, sapete benissimo, noi utilizziamo Rucca. Cioè, ragazzi, a parlare male di Rucca è come parlare male della Ferrari. Io ve lo garantisco, ci metto la faccia, nel senso che non c'è un prodotto migliore. Potrebbe essere il Climb nel top di gamma, è molto simile, il Revit nel top di gamma è molto simile. Noi su questo ci abbiamo sempre tenuto tanto. È un po' tanto. come Arai e Shoei. Come cazzo fai a parlare male di questi calchi qua? Che ne so, è come parlare male del GS, non si può parlare, cioè nel senso, ha dei dettagli che potrebbero essere migliorati, però bisogna anche fare attenzione quando si fanno le recensioni, perché qual è il discorso? Faccio una recensione del GS, io ragazzi, per me mi trovo bene della moto, è tutto perfetto, no? Però è anche vero che non posso, anche non ho nessun tipo di collaborazione con BMW, cioè io secondo me non è giusto caricare la mano su un dettaglio, quando magari il 999 vanno bene, magari dirlo, però fare attenzione, perché poi sai che succede dall'altra parte? Che chi è contro quel brand si fossilizza solo su quello che dici e non prende in considerazione gli altri, perché poi le persone io le conosco come ragionano dall'altra parte. Io quello che dico, voi siete dall'altra parte, valutate le persone, avete questa possibilità di valutare chiunque, poi c'è chi vi sta simpatico, chi vi sta antipatico, chi vi sta sui coglioni, non lo so ragazzi, fate voi le vostre considerazioni. Io, cioè, è inutile farsi complimenti da solo o dire che noi siamo più bravi degli altri, ragazzi, perché non è giusto, non è sbagliatissimo. Ragazzi, con la massima umiltà, noi abbiamo anche... Anzi, cambiamo discorso che già queste cose non mi piacciono. Abbiamo anche pensato che magari in futuro possa arrivare un momento in cui ragazzi, noi abbiamo sempre cercato di dire la massima verità in base alle nostre esperienze. C'è chi non fa questo e magari lo diciamo con la massima onestà. Ci auguriamo che in futuro venga regolamentato in maniera più precisa e magari chi si approfitta di questa libertà di poter dire qualsiasi cosa, ma questa libertà c'è da questa parte come da quella, magari verrà un po' più regolamentato, ma non perché si va a zittire la gente, però non si possono dire le cose che non sono vere. Questo dovrebbe valere un po' in tutti i campi della vita, però tante volte si mette in ginocchio un'azienda e magari allora scegli di non parlarne, che è la cosa migliore. Vi faccio un esempio proprio, poi chiudiamo il discorso. Io porto sul canale il CarPlay della Cighi.
Cioè ragazzi, ho la mail piena di tutti i produttori di CarPlay del mondo che mi pagherebbero per fare un video, mi pagherebbero. Mario. Qual è il discorso? Il discorso è che io ne ho visti un paio, non dico che sono da buttar via, però ho visto l'altro, è quello che mi piaceva un po' di più di tutti e alla fine ho scelto, lo utilizzo. Altra cosa che io ci tengo a dirvi, tanti mi scrivete: Francesco, fammi una recensione di questo, fammi una recensione di questo, però per fare una recensione bisogna pure provarlo il prodotto. Se io mi arriva la scatola a casa, ve lo apro, vi faccio la recensione, ma non lo utilizzo, ma ragazzi, i CarPlay oggi sono come dei computer, bisogna testarli, farci un viaggio da 10.000 km, vedere sotto la pioggia, vedere se perdono la connessione, vedere la batteria, cioè non è così semplice se vuoi essere dettagliato. Però ognuno ognuno fa il lavoro come crede questa non e è voi una tirate le critica, vostre non è conclusioni, una critica ragazzi. verso chi fa un altro, allora, devo essere chiaro, a me non me ne frega nulla di quello che fanno gli altri, io cerco di fare quello che per me è la cosa migliore. In futuro magari abbiamo c'ho un difetto io, prendo sempre le cose che costano più di tutti, però ragazzi, se vuoi le cose migliori devi prendere quelle che costano di più, perché è normale che sia così, cioè è un discorso complicato, Paolo, ragazzi. Comunque, grazie infinitamente per le parole. Ragazzi, pago il canone per non accendere la TV, come facevamo noi in Italia e come lo facciamo ancora. Non vuoi che vi sostenga, siete l'unico contenuto che vedo. Sarà un piacere sostenervi, anche se non ho capito molto, mi sono collegato solo adesso. Paolo, tanto lo ripeteremo anche nelle prossime volte. Allora, questa piattaforma comunque, che trovate, lo dico velocemente, che trovi nella descrizione di questa live, che si chiama Patreon, dà la possibilità di sostenerci in diversi modi, ma in realtà quello su cui noi abbiamo premuto tanto è darvi, grazie Franco, grazie infinitamente, è darvi, soprattutto per chi è appassionato del mondo della moto e quindi riguarda tutto, darvi qualcosa in più che è come quello che noi otteniamo. Ed importantissimo, perché qui il fulcro è questo. La collaborazione con MotoStorm è nata per questo motivo, perché quando qualcuno mi diceva Francesco, ma tu parli solo della roba che utilizzi, no, voi su MotoStorm comprate quello che vi pare, quindi volete comprare Revit, volete comprare, che ne so, io ho utilizzato Krapovic con il quale non ho nessun tipo di collaborazione, comprate quello che volete, quindi in questo caso trasparenza massima. Non vi piace quello che utilizziamo noi perché non vi fidate di quello che dico io, non vi piace proprio il prodotto, comprate quello che volete. Io faccio dei contenuti in relazione a quello che utilizzo, in relazione a quello che ovviamente per me è la cosa migliore. Poi non sono nessuno, sono come uno di voi, con l'unica differenza che creo contenuti. Per il resto spero di dire comunque sempre la verità. Il fulcro è questo, il resto non mi frega nulla. Luca dice, ma se ti arrivano 1000 richieste, come fai a gestirle? Luca, questo sarà un problema, ma io non penso, tranquillamente, parliamoci chiaro ragazzi, cioè è un discorso complicato, anche perché io sono il primo a dirvi, lo ripeto, questa cosa fatela se dovete acquistare qualcosa di importante. Se dovete fare un acquisto da 100 euro, 200, 300 euro, non la fate, non ci guadagnate. Però, ripeto, volete mettervi insieme a un amico. Oggi, ragazzi, la roba che utilizziamo noi costa un botto di soldi. Prendi 2 caschi di livello alto, prendi 2 completi in Gore-Tex di qualsiasi brand, significa spendere su una coppia 5-6 mila euro. Io vi dico che con questa cifra ne risparmiate tantissimi di soldi, però è in proporzione al livello della spesa. E si capisce benissimo, dai. Stefano dice, con ciò che fate come lo fate, mi fate guadagnare sogni e progetti ed è il miglior abbonamento di emozioni senza prezzo. Quindi la domanda è, ragazzi, stiamo lavorando bene? Nel senso, allora, io devo dire una cosa, devo fare i complimenti a Sara. Paolo, grazie infinite, non ti abbiamo ringraziato. Che si sta impegnando tantissimo, mi sta dando una mano pazzesca, perché se penso a... Therapy, grazie infinite. Se penso a come era il primo anno, il secondo anno che facevo tutto da solo, ragazzi, lì avevo il fegato, penso che lo potevi, ero veramente messo male. Gabriele, grazie di riconoscere. Adesso se riusciamo a fare 2 contenuti a settimana, che è il nostro obiettivo, è solo grazie a lei che piano piano sta imparando. L'unica cosa è che non apprende da sola, ogni volta chiede sempre, io dico, devi tu fare da sola, però è bravissima. È bravissima. Sono più brava in altre cose, diciamo. Dai, quali cose non lo sappiamo.
Mi piacciono A altre cose. 2600 metri dove siamo ora, ragazzi, non lo so, sembra che ho 80 anni sotto No, questo punto. ragazzi, e ci scoppia la testa, tra l'altro, perché vogliamo dirvi tante cose, vogliamo essere onesti, vogliamo dirveli nella maniera più pura e Adesso non perché ci esagerate con i riguarda. complimenti Io fatti c'ho a te la stesso. tempia che batte fortissimo, forse lo vedrete anche che ci stiamo spegnendo piano No, piano. però è anche vero che quest'anno, ragazzi, dura veramente, perché il meteo, Grazie vedrete, Cristina, grazie abbiamo infinite. preso un acquazzone per arrivare qua e poi se andate a vedere, per curiosità, poi chiusa la diretta, andate a vedere temporali, zona di Arequipa, zona di Piura. Noi stavamo a Piura una settimana fa, ragazzi, è venuto giù il mondo dalla Sono zone cotiera, difficili, cioè ragazzi. lì rischi la vita, cioè, qua, quando piove, quest'anno c'è stata una sorta di El Niño, piove tantissimo ovunque. No, non c'è, loro non è il Niño, però ragazzi, lo qua quando piove è non lo chiamano pericoloso. Niño, perché il Niño è veramente devastante, però è una stagione particolare. Però volevo leggere. Ok, adesso basta, No, parlate voi. Però volevo leggere una cosa che era interessante. Ecco, Franco ha capito al volo di cui si parla. Franco, tu sei più giovane e sei più prestante di me, perché fisicamente stai messo meglio. Ah no, Gojama diceva, ma dove conviene darvi le donazioni senza che ci guadagni qualcun altro? Maria. Ciao Maria, l'unica maniera è, la dico Allora, se tranquillamente, proprio che qua, dobbiamo se c'è essere l'intelligenza artificiale sinceri, ci bloccano. è PayPal, però anche su PayPal una cosa che la gente non sa, questa è una cosa che riguarda, ve la diciamo non per noi, anche per voi. Quando dovete dare i soldi a qualcuno su PayPal, ma non a noi, in generale, ragazzi. Il furbetto che sta a capo di sì, lo conoscete chi è a capo? Per default, cosa mette su PayPal? Mette acquisto beni e servizi, che significa che ogni volta che voi mandate i soldi a qualcuno si prende una piccola commissione. Voi dovete inviarli spuntando, prima di premere invia, amici e parenti. Esatto. Amici e parenti significa se andate a mangiare una pizza e dovete scambiarvi i soldi con PayPal, dovete selezionare quella cosa che non è per default, perché per default si prende la commissione PayPal. Chiaro. E la commissione non è piccola, di solito è 3,50. Cioè, cose. Gianmaria, Capite chi guadagna qua nel mondo. Sappiamo in che comunque, mondo viviamo comunque, e questi giorni ce lo stanno dimostrando. Dopo questa live, se c'è l'intelligenza artificiale, ragazzi, noi siamo fritti. Sì, verremo censurati, anche perché lo stiamo vedendo che non è semplicissimo parlare di ogni cosa. Non è semplice come lo era qualche anno fa, forse qualcuno di voi lo sa meglio di noi. Sono anni difficili, ragazzi. Va bene, adesso rispondiamo. Se però adesso ci concentriamo su di voi. Sono 46 minuti, a un'ora chiudiamo. E come state? State bene? Se conosco la risposta automatica. Doris, Milena, vi manderei un bacio a tutti quanti. Allora, una domanda. Avete cambiato più completi di Rucca? Li avete cambiati per i colori oppure non hanno una gran durata? No, Daniele, no. Te lo dico tranquillamente. Ti faccio vedere una cosa in diretta, perché io sono proprio super. Vai a prendere il completo. Voglio farvi una cosa. Vai a prendere il completo. I completi durerebbero tantissimo. Il discorso qual è? Avendoci una collaborazione anche per dare visibilità al completo, ti faccio un esempio. Il completo che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando quest'anno, che abbiamo utilizzato nella stagione scorsa, considerate che noi li massacriamo letteralmente. Qua il sole è una cosa che bisogna un attimo viverla per capirla. Il sole è talmente forte vicino all'equatore, le plastiche della moto si crepano, diventano gialle, i completi sbiadiscono. Questo completo qua, che è il completo che abbiamo utilizzato 6 mesi l'anno scorso e quest'anno, che, ripeto, li massacriamo, lo vedete pulito perché è appena uscito dalla lavatrice e dalla asciugatrice, che abbiamo scelto questo appartamento proprio per queste due cose. Questo completo qua, se lo vedete, è nuovo, perfetto. L'unica cosa che succede, ve la faccio vedere in diretta, no di Rucca, di tutti i completi in Gore-Tex, questo problema ce l'ha tutti, perché gli adesivi sono adesivi 3M, questi sono attaccati a caldo, sono dei riflettenti. Cosa succede? Che nelle zone, vi faccio vedere questa, era un punto, dove sta? Davanti. Ah no. Questa qua, guardate questa qua. Che tra l'altro questa cosa qua, l'ho fatta proprio vedere anche a Rucca, è una cosa che succede, ma loro ci stanno investendo tantissimo, non trovano una soluzione, ma è l'unico difetto dopo un utilizzo estremo. Cioè nel senso che il riflettente con la lavatrice, con gli spallacci, ovviamente è un adesivo e vedete che quella parte là può capitare, e questa cosa ve la dico in diretta, ma la dico a tutti quanti, se avete il completo della Rucca, quello elasticizzato, è ancora peggio perché capite che il riflettente, l'adesivo, è incollato su un tessuto elasticizzato, come nelle maglie, che ne so, come questa cosa qua, se voi la stirate con il tempo vedete tutte le crepe. Per il resto, ragazzi, questi completi qua, se li trattate normalmente, per me 10 anni andate tranquilli. Cioè, allora, ma non Rucca, attenzione, non Rucca. Se prendete un completo in Gore-Tex, io l'ho detto 1000 volte,
deve rispettare le caratteristiche del Gore-Tex. Qualsiasi brand sia, Revit, Climb, sono completi molto similari. La differenza tra uno e l'altro sono i dettagli e la vestibilità. Una cosa oggettiva soprattutto per la donna, come veste Rucca, fai fatica a trovarlo. Ma l'ultima cosa non è una pubblicità, è assolutamente la verità. Il Gore-Tex Pro Stretch ce l'ha solo Rucca perché è un'esclusiva e secondo me, dal mio punto di vista, è forse il rapporto tra come si dice? Vestibilità. No, il comfort e protezione, il top. Ora allora, vai alla prossima domanda. Intanto grazie Rossella, sei sempre fantastica. Però dice: ciao ragazzi, Emilio, grazie per il consiglio per le gomme Continental TK-C70, sono spettacolari. Per me Continental non ha bisogno della mia pubblicità, l'unica cosa che si consumano in maniera non perfetta, il consiglio che posso dare dopo 1000 treni, hanno la carcassa morbida e la struttura morbida, tenetele alte di pressione. Questa è una cosa che io non capisco, perché anche qua nelle gomme ci sarebbe da parlare, perché tanti dicono io Verlander monta queste gomme qua. Io ragazzi ne ho provate tante di gomme, però poi ci sono gomme che ti staccano la mascella e ti rompono i cuscinetti, i raggi della moto. Questa cosa non la dice nessuno, perché la gomma deve essere morbida di carcassa e morbida, come la gomma deve abbracciare l'ostacolo, non deve rimbalzare. Quindi, a parte Continental, non risparmiate sulle gomme, mettete gomme che costano, perché poi la vedete nella lunga durata la differenza, però è un mio pensiero, voi fate come vi pare. Marco dice: sì che state lavorando bene, siete i migliori. Lo so Marco, tu ce lo dici e per noi è sempre importante, grazie infinite. Davide dice: e invece usando l'IBAN può essere conveniente per noi? Cioè lì pure per noi è la cosa migliore, però ragazzi ci mettete in difficoltà, fate quello che credete. Non riusciamo io torno a dirvi, se mettiamo davanti la meritocrazia, io ne vedo tanti di video, se voi riscontrate che da parte nostra c'è un po' di professionalità, c'è un po' di qualità, anzi vi dico una cosa che già mi sta girando le palle. Perché? Perché fino a un mese fa la Premiere andava a scatti e perdeva l'audio. Ragazzi, cosa ho fatto io? Ho pensato, sicuramente la qualità è massima, YouTube si sta, praticamente i server, non so, tanti buttano video all'interno, quindi siamo diventati in tantissimi. Secondo me i server sono saturi e quando la qualità è massima, nella Premiere che c'è la diretta, quindi dove le persone possono chattare, secondo me non riescono a star dietro e quindi si blocca il video. Cosa ho fatto? Ho tolto i 60 fps e ho lasciato a 30. Per un mese è andato tutto bene, fino all'altro giorno che è successo a me e a un'altra persona l'ha scritto e si era bloccato un attimo. Io ero convinto che questa modifica andasse bene. Cosa devo fare adesso? Faccio un'ulteriore prova, perché tanti pensano la qualità del video che dipenda solo dalla camera. 2 minuti di pippagine. La qualità del video dipende sia dalla camera che utilizzi, ma dipende anche dal software che editi il video, perché il software, quando crea il video, poi lo deve esportare e lo comprime. Ci sono tantissimi tipi di compressore, dipende da... Di compressione. Di compressore si chiama, zitta, non la sai questa cosa qua. Quindi, scusate, non volevo fare il s'accende la situazione. Beh, l'hai fatto. Però il discorso qual è? Che praticamente puoi utilizzare diverse soluzioni per avere la qualità massima, perché vi faccio un esempio, un video nostro di 30 minuti, nella qualità massima parliamo di 400 giga di video, poi compresso, quando lo carico stiamo intorno ai 12 giga, però quei 12 giga posso anche portarli a 11, portarli a 10, dipende dal bitrate, cose complicate. Io ci lavoro da tempo su questa cosa, cerco sempre di avere la massima qualità, ma secondo me devo leggermente un po' limarla, proprio perché mi sta sul cavolo che si blocca durante la Premiere. Infatti vedete a volte le persone collegate, magari arrivano 150, 200, poi tornano indietro, perché? Perché si blocca il video. L'ultimo video è andato abbastanza bene, siamo arrivati a 500, perché non si era bloccato quasi mai. Questa cosa mi fa un po' arrabbiare, anche perché Alessandro Glaciale, ma non solo, anche Tonio, ci hanno scritto che a volte guardano i video e si bloccano. Devono guardarli a una qualità più bassa, addirittura 480, 780. Perché? Dico questa cosa e poi finisco. Dai, poi chiudi però. I nostri video sono dinamici perché siamo in moto. Nel compressore che utilizzo, il bitrate è spalmato in relazione alla dinamicità del video. Se è una scena con molto cambio di immagine, il software riesce a gestire il video in una determinata maniera, perché utilizzo quel determinato compressore.
Io potrei evitare questa cosa, magari vedrete degli artefatti nei punti appunto di Ma movimento, magari non si noterà nulla, magari neanche ragazzi, ci stiamo parliamo di studiando, sì. piccolezze, però nel prossima Premiere vorrò fare un nuovo E poi cambiamento. magari ditecelo. Però voglio leggere il messaggio di MM Quarta. Grazie infinite intanto. Grazie di cuore. Per qualcuno il tempo rimasto è poco, il mondo è grande. Grazie a voi i sogni e i progetti proseguono al di là del tempo, al di là dello spazio. Vi Bellissimo, ringrazio. grazie, quasi mi viene gli occhi rossi. Grazie infinite davvero. Allora, allora vediamo, aspetta. Beppe con PayPal è sempre Frank Caffè. Sì. Trovi tutto in descrizione del video. Beppe, trovate tutte le cose in descrizione del video, se vi va di scorrere trovate tutto quanto. Siete belle persone e vi garantisco che quello che state pensando di fare comporta dei rischi importanti, per contro l'unico modo di sperare in un modo migliore è quello di crederci. In un mondo Giovanni, sono d'accordo al 100%, perché guardiamo la situazione attuale del mondo, cioè l'altro giorno mi è arrivato un commento dicendo che andiamo nei posti dove, cioè, tu come fai a scrivere che noi andiamo in dei posti che solo a pensarli lui non ci andrebbe mai? Prima cosa, per poter parlare dovresti vederlo il posto dove andiamo. Noi a volte camminiamo, ma che non lo sappiamo quello che ci aspetta. Altra cosa, guardate ora adesso, Dubai è considerato il fulcro della sicurezza mondiale. Tu vai a Dubai, stai tranquillo, hai i miglior resort, i miglior ristoranti, la sicurezza massima, eppure ci sono persone ora ferme a Dubai, non possono tornare a casa e magari vedono sopra di loro dei frammenti che scendono. Cioè, capite benissimo che ci sono zone più complicate, zone meno complicate, ma vi garantisco che spesso e volentieri tante volte si parla per sentito dire e magari quel discorso riecheggia continuamente, tipo il discorso sull'immondizia che il tipo ci ha commentato dicendo nei posti poveri è dappertutto così. Non è vero minimamente. Non è una cazzata enorme questa, perché l'Ecuador non è che sta tantissimo meglio del Perù. Entri in Ecuador, sembra, passato il confine, che c'è uno Stargate, l'immondizia sparisce. Quindi è un discorso complicato, ma noi ve lo mostriamo così nudo e crudo, perché anche voi possiate, non è una critica al popolo, noi non ne facciamo mai una critica al popolo, semmai alle politiche, ma nelle politiche non vorremmo mai entrarci. Il popolo non viene mai criticato nei nostri video, semmai l'atteggiamento di una persona, semmai l'atteggiamento di Francesco nei miei confronti, ma non si critica un popolo, non si criticano le bandiere, non parliamo mai per bandiere. Anche l'atteggiamento che qualcuno mi ha criticato dicendo che Sara la chiamo ogni volta maiale. Cioè, ragazzi, ma io mi domando, no? Ma dico una cosa adesso, nel rapporto di coppia bisogna buttarla a cazzeggio ogni tanto, altrimenti dopo tutto questo tempo i fatti parlano. Cioè, noi siamo 4 anni e mezzo che stiamo insieme 24 su 24. Poveri. Cioè, penso che se la butto ogni tanto a ridere ti tratto male? No, ragazzi, è che ogni tanto... tanto... in diretta, perché sennò... No, assolutamente non percepisco di essere maltrattata. Al di là Io sono maltrattato, questa è la verità. Però. Al di là di questo, qualche volta, ragazzi, il fatto in Europa si è un po' diffusa questa cosa per cui certe cose non si devono dire, lo devi dire con la massima ipocrisia perché altrimenti dall'altra parte ci si offende. Basta pure ragazzi, questa cosa. Non lo so come la pensate, però certe volte, ragazzi, dobbiamo con la verità che ognuno ha dentro il cuore. Ragazzi, quando dici la verità puoi essere attaccato, ma in fondo sei inattaccabile, o no? Solo che anche se sei inattaccabile, comunque troverai la persona che ti rompe le palline. Sì, comunque, detto questo, allora, vedevo un messaggio che magari può essere importante per qualcuno. Come mai non ok, PayPal, ma la tua foto là mi fa paura, perché... scusa perché è la barba. Avevo la barba, ragazzi, per chi non mi ha visto con la barba quando ero più giovane. Paurina. Io avevo la barba fino qua. Sì, ma per poco tempo, neanche tanto, dai. C'è una foto, per far arrivare così un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Poi... Però ci chiedeva, era una cosa importante, come mai non avete portato gli airbag, no? Sì, chi ha scritto? Non l'ho visto. È scorso, adesso non... Airbag, altra cosa dove noi non abbiamo la collaborazione, prima di scegliere l'airbag, l'unica cosa che ho fatto, perché è una cosa che volevo testare su di me, è prendere l'airbag che era il più leggero e più piccolo, perché io, ragazzi, vi dico questa cosa... È un mio personale riguarda me. Allora, la sicurezza nessuno la mette in dubbio. Cioè, noi abbiamo completi che sono tra i migliori anche a livello di sicurezza, i caschi i migliori a livello di sicurezza.
però io voglio essere super onesto da utilizzatore di moto. Allora, abbiamo visto nel corso degli anni, vado in moto da 30-35 anni, abbiamo visto un cambiamento radicale. Ora io farei fatica ad andare in moto senza casco, perché è come, che ne so, andare in macchina senza cintura, perché è diventato quasi un modo di fare. Ho portato la moto al meccanico, ho fatto 3 chilometri, 5 chilometri, ho messo la tuta, il casco, i guanti. È un mio modo di essere. Attenzione però, che succede? Succede che nel mondo airbag, secondo me, ancora siamo in evoluzione. Che significa? Significa che se chiedete a Francesco come dovrebbe essere un airbag, secondo me dovrebbe essere una giacca con l'airbag inserito all'interno, la giacca progettata con l'airbag, quindi protezioni aggiuntive, perché ricordate che l'airbag può scoppiare e non scoppiare. Uno dice, vabbè, prendi l'airbag meccanico alla cordicella, ma può capitare la situazione che magari tu stai fermo a semaforo, ti viene addosso un camion e il momento che batte contro di te il paraurti del camion, ha voglia che c'è la cordicella. Ci sono situazioni limite dove, dal mio punto di vista, sommare l'airbag, sia meccanico che elettronico che sia, alle protezioni è la cosa migliore. Infatti l'airbag che abbiamo preso noi, ad esempio, non ha la protezione della schiena e secondo me è una cavolata sotto questo punto di vista. L'Alpinestars di suo vantaggio, ad esempio, lo utilizza. Ma attenzione, voglio essere chiaro e non frainteso. Noi utilizziamo la moto, ad esempio, qua a 40 gradi in condizioni estreme. Con la pioggia. E vi dico, no, la pioggia quello non significa nulla, soprattutto il caldo. Col caldo. Quando tu metti addosso ulteriore peso, una cosa che io ho sempre pensato, io ho dei riflessi che mi servono a volte anche per evitare situazioni dove potrei appunto evitare l'incidente. Poi ci sono situazioni passive e attive appunto dove non è mia colpa. Però quello che penso sempre è che io a volte arrivo, sarà un po' l'età, sarà un po' la vita che facciamo, arrivo a fine giornata stanchissimo, avere qualcosa che mi aggrava ancora di più, magari non arrivo a fine giornata stanco, arrivo dopo 5 ore stanco. La mia valutazione dell'airbag è stata: voglio il più piccolo e più leggero, sia contro il caldo, sia contro la mia stanchezza. Però cosa ho notato? Ho notato che la cosa migliore, appunto, sarebbe l'integrazione. Chi produce airbag oppure la stessa Rucca, la Klein, che ne so, integrarlo all'interno della giacca con delle protezioni fisiche fisse e la possibilità di svincolarlo per lavare la giacca, però deve essere una sinergia di cose. Attualmente per me ancora non ci siamo al 100%. Non è proprio ottimale. Non l'abbiamo portato quest'anno per un altro motivo anche. L'anno scorso c'è stato bloccato all'aeroporto, perché è una cosa questa che non ci si pensa, per quanto quello della danese ha una tecnologia, un brevetto dove la bomboletta è la più piccola in assoluto, all'aeroporto di Lima l'anno scorso gli ho detto: guarda che all'interno ci sono 2 airbag con le bombolette. A loro non frega nulla se la centralina è staccata, io avevo staccato addirittura fisicamente la bomboletta. Loro ci hanno detto: non puoi portare più di una bombola che ha, non ricordo, 32 era il numero, la dimensione della bombola, per ogni valigia. Che significa? Significa che non ti puoi portare neanche il ricambio dietro. È una cosa un po' complicata, e io torno a dirvi con la massima trasparenza che ne so, se devo fare il giro il sabato con l'amico, voglio stare tranquillo, me lo metto sopra o sotto la giacca. Secondo me l'airbag dovrebbe stare sotto la giacca, però è il mio punto di vista. Ma qui torniamo al solito discorso, che se l'airbag si gonfia tantissimo non può stare sotto la giacca. Quindi è ancora da per me ottimare. ancora non ci siamo al 100%, però è un mio personale giudizio. Sei arrivato. Attenzione, torno a dirvi, voi utilizzate la vostra testa e fate quello che per voi è la cosa migliore. Anche perché ognuno poi ha le proprie esigenze. Io vi dico in base alla vita che facciamo, e a volte aumentare di tantissimo, cioè arrivare a metterci una corazza addosso, sicuramente è la cosa migliore. Sono io prima a dirvelo. Però dobbiamo trovare anche un compromesso in relazione alla vita che facciamo. Esatto. Cioè noi ci capita di incontrare motociclisti in giro che sono gli overlander, che stanno in giro, fanno viaggi lunghissimi, vestiti come noi, non ci va nessuno, perché succede che per la vita che facciamo, tanti vanno con i jeans, vanno senza guanti, perché la moto è una cosa che ti dà tanta libertà, ma al tempo stesso, se devi ogni volta vestirti perfettamente, soprattutto, ripeto, per la vita che facciamo tutti i giorni, 6 mesi, 7 mesi, ma se ci sommiamo anche i viaggi che facciamo in Europa, diventa un discorso di compromesso. Però torno a dirvi, sono pro
protezione, quindi capitemi bene, il mio concetto è più ci proteggiamo e meglio è. Sul Assolutamente. discorso airbag, altra cosa che dobbiamo dire del nostro con la massima trasparenza, che mettendo tutta la centralina, la bombola dietro alla schiena, sapete cosa succede? Succede che sulle moto che non hanno tanto spazio e siete magari due persone abbastanza ingombranti e avete il boletto dietro, diminuisce lo spazio perché tutto è concentrato dietro. Magari trovare una soluzione che non tutto sia dietro, anche un po' laterale, proprio per evitare di diminuire lo spazio, perché sennò si sta scomodi sopra la moto in due con il boletto. Comunque hai superato 1 ora e 4 minuti facendo il Scusate. pippone, un altro pippone Vabbè, volevo dire proprio come Comunque, pensavo. Danilo Petritoli, Ambra e Danilo, non mollate mai. Dove stanno? Ciao ragazzi, eccoci qua. Ma dobbiamo leggerti tanti. Tutte le premiere Mari hanno... Nuvola sta fuori. Allora, Mari Mari, Nuvola, tu sei fuori di testa. Guardami in faccia, sei fuori di testa. Vabbè. nel cuore, Vabbè. come sempre. Tutte le premiere hanno problemi di lag dovuti a problemi di YouTube che dovrebbe risolvere entro fine marzo. Grazie per questa auguriamo. cosa, però ti dico che io ho fatto il cambiamento da 60 a 30 e i problemi sono terminati. Adesso sono ricomparsi dopo un mese, ma pochissimi, quindi dal mio punto di vista la qualità, la dimensione del file incide tantissimo. Allora, ho un po' scorso, eccoci. Gli steps over sono fermi a Dubai, non una bella cosa. Gli steps over, ragazzi, se non li seguite, seguiteli perché sono due ragazzi, hanno qualche anno. Simone ha qualche anno più di me, ma anche Lucia. Ma neanche noi siamo ragazzi. No, però sono due persone fantastiche. Dal mio punto di vista, a me mi piacciono le persone preparate e penso che lui, Simone, scusate se parlo da maschilista, sia tra le persone più preparate che conosca. Tante volte io ho anche scritto più di una volta perché prima di fare questo cambio di vita volevo costruirmi un mezzo e poi ragazzi ho lasciato perdere perché anche qua non facciamo gli ipocriti, per costruire determinati mezzi ci servono tanti soldi. E per quanto puoi risparmiare tantissimo, ma devi avere un budget importante che noi alla fine abbiamo soprasseduto, altrimenti sarebbe un sogno avere un mezzo come questo. Sì, è un sogno irrealizzabile. Per fuori da questo discorso sono bravissimi. Fabio, quest'altra live vogliamo in sovraimpressione l'elettrocardiogramma di Francesco, che poi la raccomandazione prima di iniziare è stata: non dobbiamo infervorarci. No, ma non mi sono infervorato, è il tuo modo. No, non è vero. Allora, non mollare, Perù, un paese veramente... Ma li leggete veramente questi commenti, Paolo? Che allora... quali? Guarda, ce n'è uno sotto di Filippo che è come al solito è sempre... Che ha scritto Filippo? Vai. Filippo, ma scusate, ma siete così poveretti da dover far fare abbonamenti? Filippo, hai capito tutto. Dite sempre che la vita costa poco lì. Tutto. Che problemi avete? Come fate a chiedere di fare un abbonamento dicendo che non avete soldi? Allora, Filippo, l'elettrocardiogramma ora mi sta... Allora, Filippo, siamo alle solite. Con la massima trasparenza, o non capisci quello che parlo, perché l'italiano non... capisci quello che dico. Beh, scusate, mi infervoro. Ho detto che le cose per te rimangono nella stessa maniera. Abbiamo fatto un abbonamento dove porca di quella puttana ci guadagnano anche gli altri. Lasciamo stare. Lasciamo perdere. Poi Gabriele dice: io penso che bisogna stare attenti a usare le parole perché sono importanti. Gabriele, guarda, è una frase di un film che io ripeto spessissimo: le parole sono importanti. Gabriele, non bastano, l'hai visto. Comunque, al di là di questo, io lo dico spesso che le cose sono importanti. Aspetta, sto tranquillo. Filippo. Se permetti, Filippo, pure questa cosa la voglio dire tranquillamente. È una cosa che penso e quindi la dico tranquillamente. Il fatto che uno sia abituato, che su YouTube tu puoi vedere e scrivere quello che ti pare, se permetti, io sono il proprietario di questo canale e se permetti, io se voglio non ti faccio vedere nulla. Cioè, capiamoci. Quindi, alzare la voce, dire poveracci, stiamo calmi. Perché dal mio punto di vista io posso fare l'abbonamento e tu non vedi più nulla. Poi tu mi dirai, a me non me ne frega nulla di vederti più nulla e io non me ne frega più nulla che tu scrivi queste cose. Vabbè, ma siamo? Ci sta. Al mondo c'è spazio anche per Filippo. Perfetto. Alessandro dice: Filippo, non era affatto questo il senso dell'abbonamento. Alessandro, grazie che anche Alessandro. tu ci dai una mano. Poi, Nick, puoi uscire dalla chat quando vuoi. Dopo Nicola, però ragazzi, poi dovete divento cattivo, perché è difficile. Allora, questi messaggi ne arrivano pochissimi. Però la domanda è: oggi purtroppo bisogna riconoscere una cosa, e qua io dico una cosa:
Io tendenzialmente sono di sinistra perché secondo me la persona va aiutata, le persone più... No, non è sinistra o No, destra, no, però non è- lascia perdere il discorso sinistra o destra, però dal mio punto di vista chi ha un problema in più deve essere aiutato, però il fatto che uno può scrivere quello che vuole e scrivendo anche delle cavolate a volte enormi, secondo me non è neanche giusto, perché voi dovete mettervi nei nostri panni. Cioè nel senso, Ma in generale, ragazzi, ci si dovrebbe il mettere fatto che nella... uno ha la possibilità di scrivere e magari quel giorno ha fatto una discussione con la moglie, con il figlio e si sfoga nei social, cioè questa cosa bisogna un po' piantarla, perché fino a quando, e ora dico, ti trovi di fronte a una persona che ha la barba bianca e magari si è messo a fare questa vita qua e per fare questa vita qua devi avere, io non dico che devi avere determinate caratteristiche, ma se non hai una passione, una voglia, una passione enorme, anche determinate caratteristiche, non la fai. Tra cui le caratteristiche qual è? È quella di affrontare persone che ti scrivono in questa maniera. Quindi, Però personalmente, Gabriele non me ne dice... frega nulla, però ci sono C'è la anche... camomilla, ce l'avevo No, no, lasciata. ci sono anche persone che magari ne soffrono, e soprattutto i giovani. Bisogna stare attenti a scrivere le cose. È un argomento importante. Io ho visto in altri canali, porca di quella puttana, ma tu puoi scrivere un difetto fisico di una persona? Ma come sei messo? Ragazzi, Cioè, il mondo è bello perché è vario e non ce ne frega nulla. Ma soprattutto verso una donna puoi scrivere una cosa cattiva? Filippo Cioè, è una cima, dice Gabriele. Sì, lasciamo vabbè, perdere, ha io... capito tutto al volo. Comunque, abbiamo già risposto, esatto. Ragazzi, c'è da dire una cosa. È bella la libertà che abbiamo di poter dire qualsiasi cosa, però è bello anche che quando una cosa viene detta venga capita. Se non si è capita, si va a riascoltare, altrimenti è giusto anche fare silenzio, perché in generale altra non cosa, importa tante volte la propria impressione. altra cosa, prima di parlare, prima di scrivere, cioè dare, io dico solo questo, dare un'opzione a chi ha creato il contenuto, magari di potersi spiegare e non partire sempre subito sparati, perché ragazzi, magari anche noi siamo degli umani che sbagliamo tranquillamente. Ma tutti siamo umani. Quindi alla fine, perché partire sempre a fare la lotta? Io questo voglio capire. Perché è comodo togliere energia agli altri e acquistarne tu. Ma va bene, ma il mondo va così. Allora, e va benissimo non così. sono di sinistra, lo ripeto, perché la politica, mettiamola fuori, il concetto che dicevo io è solo questo. Il concetto che dicevo è solo che dal mio punto di vista in un paese civile, una cosa che io tengo, vi faccio un sunto del mio pensiero politico. No, non lo vogliamo sapere. 5 secondi, 5 secondi, Non perché ci secondo me interessa proprio. tutto si racchiude in quello che sto per dire. La politica proprio, guarda. Se viviamo in un posto, e lo vediamo dove siamo noi, dove ci sono tantissimi poveri, ma una povertà che fa male al cuore, e pochissimi ricchi, alla fine vive male sia il povero che il ricco, perché il ricco si deve chiudere dentro delle mura blindate. La cosa migliore sarebbe quella di avere un paese dove, se tu sei capace, sei più bravo, ovviamente devi crescere, guadagnerai di più, diventerai più ricco e sono felicissimo per te. Se non hai queste caratteristiche, purtroppo la natura hai degli svantaggi. No, ragazzi, un minimo devi essere aiutato. La verità è anche il problema è che cosa. Purtroppo metterlo in atto, quello che dico io, è complicatissimo. E abbiamo visto anche che qui in Sud America, per esempio, non è un parlare di politica, ma vi stiamo riportando quello che riporta e quello che succede, quello che la gente purtroppo ha vissuto anche negli anni passati. Purtroppo, tra l'altro, i concetti di sinistra e destra sono completamente diversi qua rispetto all'Europa, quindi proprio non ce ne può fregare di meno. Il discorso della sinistra di Francesco era il fatto c'è veramente gente che va aiutata per far sì che tutti possano stare meglio, ma non è più neanche un concetto di sinistra, ragazzi, non ce ne frega più niente, non parliamo di sinistra mai più, sinistra o destra mai più. Poi, al di là di questo, minchia, ma anche tu non legge queste robe? No, Paolo, le leggiamo perché è anche giusto che, come dire... No, ma noi, Paolo, i commenti li leggiamo praticamente tutti, ovviamente non riusciamo a rispondere a tutti, però tutti è impossibile, però ovviamente ti capita la persona che dice: ma perché
perché devi scrivere queste cose? Non è Perché giusto. ma Non è giusto che tu prendi come se fosse il commento, la classica fogna dove sfogarti. Non è giusto. no, Ma perché non lo dico per me, a me non me ne frega nulla. Cioè, magari spesso si spera che dietro a te che attacchi c'è qualcuno Beppe è arrivato. ciao Beppe, che si accodino altre persone. Ragazzi, ce la dobbiamo smettere a fare questo, perché se qualcuno sorride, sorrido anch'io, sorride anche l'altro, miglioriamo, dobbiamo migliorare l'Europa, perché purtroppo sotto questo punto di vista è molto peggio del Sud America. Sì, Mettiamola no, così. non è il discorso Sud America o no, è il discorso ricchezza o povertà. Il fatto che noi stiamo bene in Europa ha portato a questo. Quando tu non hai nulla, ti dai una mano. E non è... Le persone no, è nel mondo questo. sono tutte uguali, è la condizione intorno che le cambiano. Franco comunque ha detto rilassati Fra, ci penso io per te. Comunque siamo arrivati a 1 ora e 15 minuti arrabbiandoci. Ma chi è arrabbiato? Io sono arrabbiato, dai. Non toccare il tavolo. Comunque, ciao, sono Sauro, ex chitarrista di Osimo, oggi motociclista. Sulla questione sì. dell'airbag esterno c'è da parlare. È un po' in quanto ho avuto un'esperienza di una caduta e ti dirò che è stupefacente. Vedi, grazie. Grazie di averlo scritto, Ma scusa, Sauro. allora, grazie Queste di cuore sono che le l'hai cose scritto. importanti. E io ti ritorno a dire che sicuramente è meglio. Tu non hai... faccio fatica a spiegarlo questa cosa qua, perché dipende anche dall'utilizzo che fai della moto. Più cose abbiamo addosso e sicuramente la protezione aumenta. Però è complicato da dire perché, ad esempio, qua fai fatica a avere tutte queste cose addosso. Cioè, però torno a dire, compratelo l'airbag e utilizzatelo. Punto. Il discorso deve essere questo. Doris, ti vediamo scrivere, ti mandiamo un bacione enorme. Francesco, ribadisco, bravo, condivido al 1000%, l'umiltà non è da tutti. Grazie Salvatore. No, ragazzi, leggiamo... Motorbike, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, un abbraccio. Andate a seguire pure Motorbike che hanno un camion, no? Come noi che andiamo in giro con una motoretta. Mi fate vedere posti nuovi, mi date nuovi spunti per dei viaggetti. Ragazzi, Francesco non toccare il tavolo perché tu c'hai ragione. glielo dico sin dall'inizio. Poi, Tonio, scusate il ritardo, mi sono perso la discussione. Dopo un'ora sei arrivato. Tonio, qui questa sera hai perso 10.000 punti. Mi sono perso la discussione tra Francesco e Calippo, o come si chiama lui? Buonasera. Tonio, sei un bastardo. Sei. Allora, viaggiatori di terra, vi lobo. Ciao Guido, sei sempre fantastico. Per colpa vostra, a veneranda età. Dai, 58 anni non è una veneranda età. Ma Mauri, no, dai. Allora, Mauri, noi abbiamo incontrato persone che girano qua a 70 anni, 70. No, c'era un signore anziano anche più di 70 anni che sta facendo un viaggio pazzesco. Allora, poi direi che quello elettronico non è idoneo al turismo, ma solo ai giretti. Quello meccanico invece può essere ripristinato in pochi minuti in ogni posto del mondo. No, attenzione, quello elettronico, quello che ho io, può essere ripristinato 3 volte senza mandarlo in assistenza. Quindi anche questa cosa qua, che il meccanico può essere ripristinato, l'elettronico no, non è vera, perché gli ultimi elettronici hanno la possibilità, il nostro, di cambiare la bombola in autonomia in qualunque parte del mondo. Il discorso è che devi trovare il ricambio, solo questo. Buono a sapersi, quindi MM Quarta dice che aveva espresso questo concetto, dice allora buono a sapersi. No, comunque torno a dirvi, anche meccanico elettronico, ci sono dei pro e dei contro. Il meccanico sicuramente, non avendo la componente elettronica, ad esempio nell'utilizzo non devi ricordarti di ricaricarlo. Però io vi voglio dire la mia personale idea, per me il futuro è l'elettronico, cioè nel senso, pensare che ogni volta mi devo agganciare alla moto e a stare collegato, uno dice Francesco, vabbè, ma poi ti abitui. Io penso, se voi mi fate una domanda, Francesco, come vedi fra 10 anni le protezioni? Io vi rispondo che dal mio punto di vista l'airbag sarà progettato in sinergia alla giacca e l'airbag sarà elettronico, perché è impensabile che ogni volta che scendo, io ho degli amici che in un tornante sono caduti da fermi, attaccati con l'airbag meccanico, l'airbag è scoppiato ma non doveva scoppiare. Questo per dirvi che l'elettronico ha dei pro e dei contro, il meccanico ha dei pro e dei contro, ma dal mio personale punto di vista ancora non siamo perfettamente allineati sia con il meccanico che con l'elettronico.
Però Comunque, chiudo dicendo sì, che il basta. futuro è data vicinissimo. Ross dice: "Ma però questo modo di fare non è di sinistra", ma va Ross, no, né sinistra né destra, come cantava qualcuno, cos'è di destra, cos'è di sinistra, per carità, mai più, Dopo Ross guarda. magari un discorso quando a quattro occhi Le lo trecce facciamo. di Sara, dice Gabriele, sono di sinistra, ma la barba di Frank è di destra. Ragazzi, questo è il vero modo, questo è quello che piace a noi. Ci si confronta, Anche facciamo ci questa si cosa, mentre gli airbag discute. sulle moto, secondo me arriveranno anche quelli. Sul Goldwing già c'è. Questo è il E a nostro qualcuno ha modo, dicevo, salvato. si discute, ci si confronta, ci si prende in giro. Questo è quello che ci piace fare. Ecco, infatti Picileo ha scritto grande Maurizio Pistori, ma che c'è? Maurizio Pistori non l'ho No, visto. perché forse Ha scritto. diceva Esatto. l'età, L'abbiamo no? incontrato, Maurizio ha 70 anni, sta qua con la sua moto e 2 mesi e mezzo che sta qua. E Paolo dice: "Comunque quella che stai dicendo è la definizione di socialismo, non è essere di sinistra". Esatto Paolo, ci Aspetta, sono qua sta talmente scritto tanti fra concetti, per successo a me, carità. con l'elettronico caduto da fermo ed è scoppiato, vedi? Eh, Anche l'elettronico fa questa cosa qua. ecco. Grazie che l'hai scritto. Grande Gaber, Cioè ecco, vabbè. la community, quando voi mi chiedete consigli, io non sono nessuno per darvi consigli. Vi posso dire il mio punto di vista in relazione alla mia esperienza. Io dico che l'unione fa la forza. Il problema qual è? Che spesso e volentieri nelle community ci si infila qualcuno che lo butterete. Vabbè, ma ci sta, Però ma anche nella vita, ma anche a la scuola, nel community è lavoro. fondamentale, sempre mettere insieme le idee di ognuno, perché solo così si cresce. Esatto. Non smetterò, Giampiero, un saluto, mai di dire che fate sempre un super lavoro lontani da casa senza tutte le vostre comodità. Facile criticare seduti sul divano. Verissimo. Grazie. Comunque, Clip Crop, d'accordo con me, grazie, sull'airbag. Allora, Franco dice: "Ma una domanda nuova, come va la schiena e il fondo schiena dopo questi chilometri?" Franco, in realtà la mia schiena è difettosa da sempre, per cui non va affatto bene, soprattutto con questi sbalzi di temperatura, umidità, non va benissimo. Però cerco di muovermi, anche se la casina che abbiamo adesso è piccolissima, corro sul posto, faccio un po' di movimento e cerchiamo di... Aspetta, ha scritto anche Filippo Agostini. Francesco, ma se lo sai, la pubblicità si può levare al 70%. Il fatto è che non è questo il vero problema. Tutto ciò che volete fare con lo sconto si può fare con una mail pack, il codice lo c'è lì. Perché scrivi queste cose, Filippo? Perché voglio sapere? Porcaccia di quella puttana. Se io metto la mail, tu il mio codice, l'ho detto prima, non ce lo devi avere, perché il mio codice lo puoi dare a qualcun altro. Tu, se vuoi usufruire del codice, devi passare tramite me, che io ti dico il prezzo. Basta. Altra cosa della pubblicità. I video che facciamo, ci mettiamo la pubblicità perché il video mi costa una fatica e 2 palle così per farlo. Se ci tolgo pure io con che mangio? Tu vuoi vedere il video senza pubblicità proprio perché tu sei tu. A Patreon, se Porca lo vuoi vedere miseria, senza è una cosa pazzesca. Ma Filippo Calippo è sparito. No, è tornato, Gabriele è tornato. È una cosa, io penso, fai apposta Filippo, fai apposta. Sì, a lui piace vivere in questo modo, in combutta con tutto il mondo. Conosciuto per caso Romualdo, 70enne GSista di Assisi, fatto un bel pezzo di strada insieme, un grande, la moto tiene giovani, l'ultimo Boy Scout, verissimo. A chi piace, per chi piace, è un grandissimo modo di aggregazione, un po' come il viaggiare, no? Il viaggio, se lo si vive in maniera intelligente, perché poi non tutti i viaggiatori lo viviamo in maniera intelligente, è un bellissimo modo di aggregarsi, di stare insieme. Faccio un esempio, la vita che facciamo noi, se avessimo un camper, sarebbe molto, ma molto più facile, per certi aspetti, in determinati posti del mondo, più economica, tipo qua ad esempio non conviene tantissimo, ma in Nord America, in Alaska, che ne so, in Nord Europa, avere un camper per noi sarebbe... ci svolterebbe la vita. Il discorso qual è? Che quello che vivi con la moto è la difficoltà che produce la moto, perché faccio un esempio, 40 gradi, il fatto che tu metti la roba addosso, il casco, guidare una moto da 5 con lei dietro, noi siamo a 520 kg, capite? Io arrivo la sera distrutto, però dovunque andiamo, la moto è veramente un mezzo di aggregazione perché ovunque ci fermano, ci fanno 1000 foto, ovunque, è bellissimo. Poi, allora, ragazzi, un'ora e 30 chiudiamo, perché poi ognuno di noi deve andare un po' a farsi una camomilla. I tramezzini sono di destra e
E poi Alessandro dice: "È andato a farsi la no, no, Ale non è andato a farsi la doccia. Specialmente a Sara che spiega tutto perfettamente man mano che tu, Frank, cerchi di fare del tuo meglio." Allora, Grazie, grazie. vi confesso che sto abbandonando la moto per dedicarmi, molto di più alla barca a Aspetta, vela. aspetta, ha detto una cosa, Alessandro, per non avere la pubblicità devi abbonarti a YouTube. Bene, Filippo, paga Ragazzi, YouTube. ragazzi, Filippo, se non vuoi avere la pubblicità, puoi Dov'è il abbonarti a YouTube. problema? Il discorso qual è? A me rompi le scatole perché metto la pubblicità, poi voglio vedere se le rompi a YouTube Francesco, poi. tu devi lavorare senza lo stipendio, va Mi bene? sembra Perché chiaro, io ecco, è giusto mi così. devo spaccare il Sì, culo. per lui, per Filippo. Allora, Gabriele Arriverà quel giorno, ma sta abbandonando la moto per dedicarmi molto di più alla barca a vela. Così ho deciso, visto anche i 66 ma anni. Gabriele, si Gabriele, capisce tranquillamente perché la moto è se io difficile, non la moto avessi è... il mal di mare, magari ci farei un Sì, pensierino. i soldi da barca a vela dove li prendi? Non lo so, un'altra vita. È così bello scambiarsi opinioni, ridere e passare un'oretta insieme, ma non Anche tutti per lo me. capiscono. Gianluca, guarda, Sono è d'accordissimo. verissimo, è difficile Cioè, da ma, pensare che qualcuno non lo capisca, vabbè, però. Avete pensato mai di organizzare viaggi di gruppo, dato che avete un bel bagaglio di esperienza? Sono moglie di Dauro, chitarrista di Osimo. allora, Ciao Maria, Marina. ce l'hanno chiesto in tantissimi e è anche un business. Io voglio essere super trasparente come sempre. Se ci fate caso, quante agenzie stanno nascendo negli ultimi, dopo post pandemia? Perché è un lavoro anche quello. È un lavoro che bisogna farlo con attenzione, c'è bisogno dietro di appoggiarsi a una società. Però, ripeto, potrebbe essere anche per noi, quando magari quei 2 o 3 mesi che stiamo in Italia, l'abbiamo detto, se potrebbe fare un viaggio a Capo Nord, sarebbe anche bello per noi e io sono convinto di poter anche fare Una un bella gruppo community. dove fare un buon rapporto qualità-prezzo, perché magari dal mio punto di vista, sai cosa farei? Non metterei la macchina a seguito, farei tutto quanto io, però ovviamente anche qua è un rischio perché devi prendere delle persone che hanno un minimo di esperienza in moto. È complicato, sembra facile da fuori, Ci ma stiamo ragionando. dietro alle agenzie di viaggio c'è un lavoro, ragazzi, veramente complicato e serio, perché poi può capitare che la persona ha un problema alla moto, C'è una c'è un responsabilità incidente, una persona enorme. si fa male del gruppo. Da fuori può sembrare tutto bellissimo e a noi piacerebbe anche fare una cosa del genere, soprattutto anche perché siamo sempre soli, tante volte l'abbiamo detto, magari quando torniamo nel periodo estivo in Italia si potrebbe fare un viaggio di gruppo, ma anche qualche weekend fuori, e in tantissimi ce l'hanno detto. Solo che per adesso non abbiamo proprio il tempo materiale, magari in futuro lo faremo. Come un po' come abbiamo fatto con questa iniziativa, magari se riusciamo a organizzarla bene Grazie, come vogliamo noi, magari sarà in futuro una No, possibilità. cioè, Crop, attenzione, grazie no come infinite. vogliamo noi, ci sono tantissime agenzie, vi garantisco, andate, No, 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 come vogliamo che noi lavorano per il benissimo. nostro modo, chiaro, non è. Valerio Ghiotti dice: "No, non chiudete, mi sto troppo divertendo." E c'era anche il commento di Andrea Mini che dice: "Sara, Gabri ha sgranato 2 occhi come un gufo nel vedere Francesco così." Gabri è innocuo, lo fa, ma poi passa. Cioè, Dai, no, no, Gabri, Gabri, non ti dai. impaurire perché lui è tanto fumo, si infervora, poi però qui c'ho pronta la camomilla e tutti andiamo in Gabri, la pace, verità è che lei è più tranquilli. paragola di me, lei è peggio di me, però Quando adesso ho fatto la chiudiamo ne figa. dico di tutti i colori, ma qua insomma. Allora, poi dai Francesco, apriamo una raccolta rifiuti in Perù. Gio, è una cosa che devono risolvere, però glielo auguriamo di cuore perché davvero hanno tantissimo da offrire, però hanno anche Ragazzi, quello che avete tante visto voi problematiche. è un milionesimo, ma se noi abbiamo girato tantissimo, non abbiamo mai visto neanche un decimo di quello che abbiamo visto nella costa peruviana. È qualcosa di assurdo. Fidatevi, dovete fidare. È impossibile vivere là. Ragazzi, però non ci avete detto cos'ha la Tenerona, dice Pino, o ho capito no, male? Pino, la Tenerona te lo dico tranquillamente, se avete visto qualche reel, non so se l'ho pubblicato anche sui social, ho pubblicato, ci sono state tante piogge, abbiamo fatto un po' di strada con tantissimo fango, abbiamo preso delle pozze 40 centimetri d'acqua, siamo diventati, poi lo vedrete nel video. Che succede? Questo un po' me lo potevo immaginare, però non è matematica. Quando il fango si secca sullo stelo della forcella, spesso e volentieri il parolio, noi che andiamo sempre pesanti, può capitare che con i dossi che prendiamo la forcella va a pacco, quindi va a fine corsa.
Quando arriva alla fine, per il peso e anche per il fango duro, praticamente me ne sono accorto che tutto l'olio di un paraolio è sceso e è andato sul paracoppa mentre viaggiavamo, ho perso tanto olio dalla forcella e abbiamo fatto 700 chilometri per arrivare fino a qua, che qua ho trovato una concessionaria Yamaha, la moto l'ho portata in officina e purtroppo non c'è soluzione. Con la moto pesante, le strade che facciamo, i paraolio già, questo è il secondo che cambio, l'altro l'abbiamo cambiato a Ushuaia in Patagonia. Purtroppo non è un problema della moto che è vecchia, anzi se venite da queste parti forse ho trovato una concessionaria Yamaha, importantissima questa cosa, qua in Ecuador, a Cuenca, forse la migliore finora del Sud America. Hanno il ricambio, diversi ricambi, hanno una Tenerona nuova o seminuova in vetrina, hanno le gomme Continental che a me piacciono tantissimo, TKC80, TKC70 al posteriore, quindi abbiamo trovato un nuovo punto in Sud America dove poter, tra virgolette, tagliandare, mantenere la moto, mettiamola così. Christian dice: grandi da seguire come sempre, ma secondo me il vostro valore aggiunto è che avete avuto il coraggio di realizzare il sogno di molti, me per primo. Christian, realizzare è una parola grande, stiamo provando Christian, a portarlo allora, avanti. non voglio, una cosa ci tengo anche a dirla, non voglio togliere la poesia in quello che facciamo, perché da fuori sembra, io posso capire che ci fa sognare, cioè quello che la vita nostra fa sognare, però considerate, io ve lo dico tranquillamente, Sara qua è testimone, ma sapete quante volte Sara mi dice io non ce la faccio più, voglio tornare a casa, perché ci sono dei momenti complicati che tante volte pensate voi a fare una vita, a togliere tutti i comfort che avete a casa, le vostre abitudini, voi non avete più la vostra casa, voi non avete più il vostro armadio, voi non avete più il vostro garage, i vostri attrezzi, vi trovate in condizioni dove avete un problema alla moto, dovete fare 1000 chilometri, andate in situazioni dove il cibo non è un granché. Vabbè, dai, però cioè, nel non, senso, no, adesso... no, quello che voglio sempre riportare tutto alla realtà. Da un lato è bellissimo, io sono il primo a dirvi che ho una voglia di continuare pazzesca, però tante volte capisco per lei che è veramente complicato, soprattutto perché devi averla proprio dentro la passione di farlo, perché non è un viaggio di 20 giorni, di un mese, 2 mesi, dove tu hai l'itinerario, sei sempre in moto. Noi ci fermiamo a lavorare, tante volte vai a fare la spesa, non trovi quello, e il clima è complicato, l'altitudine, tante volte il fisico, hai problemi intestinali. Questo non vuol dire allora che Questo perché però, adesso tornerà Filippo che ha fatto la doccia e dirà: ma allora che l'avete fatta no, fare? allora, torno a dirvi, Filippo, ci sei? è bellissimo perché impari la lingua, conosci tantissima gente, vedi la vera realtà, non quella che ti dicono in televisione, quello che noi cerchiamo di fare anche portando, magari a volte sorridendo, magari a volte facendo delle battute, Ma come però si fa in qualsiasi lavoro riportare del la realtà mondo, dei fatti, ragazzi? perché l'ho detto prima, noi abbiamo questo porcaccio di difetto che pensiamo che fuori l'erba del vicino è sempre più bella, più verde. Non è vero. Nel 90% dei casi, quando fai un viaggio fuori dall'Italia, cos'è il bello? È il cambiamento, che vedi una cultura Che normalmente differente. però dura poco. Però io a tutti quanti, vi faccio un esempio, una parola stupida, il mal d'Africa. Sì, quando tu ci vai in Botswana, vai in Sudafrica, vai a vedere gli animali, tutto bellissimo, dormi nel resort. Io però ci faccio stare 6 mesi, poi ti viene il mal d'Italia, non il mal d'Africa. Questa è la realtà dei fatti. Questo, e bisogna dirla, porca questo miseria. perché sei un turista e non sei un viaggiatore. Sì, Adesso certo. Filippo risponde. Pablito dice: mi chiedo sempre, guarda Pablito, anch'io me lo chiedo sempre, che cosa sia più comodo, girare il Rolls Royce con l'autista in svizzero in modo stracarico, sterrato e fangoso? È un dubbio che mi tormenta anche a me, guarda. Ma sai quante volte ci penso, Pablito, e dico, ma chi lo sa? Ma guarda. Però, sei un grande. Però Pablito, la soddisfazione non è la stessa, perché questa è un'altra cosa che tengo a dire, cioè tante volte noi facciamo l'enorme difetto, io in primis, io parlo con voi ma come se parlo allo specchio,
spesso e volentieri, soprattutto quando l'età sale, cerchiamo di star sempre più comodi e di star sempre più tranquilli. Tra l'altro Ricordiamoci una tra l'altro man cosa, mano che si sale ricordiamoci una vengono sempre cosa. un po' più paure, ragazzi. Io quest'anno ne faccio 45, no, allora No, quest'anno ad esempio tu avevi una paura enorme di andare verso nord, verso l'Ecuador. sì, Avevamo l'Ecuador, letto 1000 notizie, se ma andate ancora nel sito della oggi, Farnesina, ragazzi, ma anche dove gli stiamo noi, equatoriani dicono: "Non cioè, andate sulla costa, altro che ti viene attenzione". la paura, non dormi neanche la Però, notte. quindi diventi più dici: "Mi proteggo sempre un po' di più", No, no, cerchi la comodità, però ecco. attenzione, io questa cosa lo dico a me stesso. Facciamo attenzione a Dopo cercare basta le però, abbiamo comodità, superato pure 1 ora e perché le mezza. comodità ci portano a star tranquilli, ma ad essere piatti. Tante volte anche la moto, lo sforzo della moto, le difficoltà, le paure, però quando torni a casa ti ricordi le cose difficili, le cose complicate, le cose che ti fanno sognare, sono quelle. Noi nel tutto questo periodo ci ricordiamo la caduta, quella caduta non ce la dimenticheremo mai, dove siamo stati, però uno dice se non fosse successo sarebbe stato meglio, grazie al bip. Però è anche vero che quella cosa, grazie a Dio, è andato abbastanza bene, nel senso non abbiamo avuto delle ripercussioni importanti, però ci ha fatto anche in qualche maniera maturare e anche un attimo Esatto, rallenta, con rallentare. la moto Christian rallenta. che aveva scritto "È il sogno", capisco Christian non era un attacco a te assolutamente, era un modo per sviscerare questa cosa. Capisco perfettamente Francesco e non penso affatto che sia facile o banale, ma rimane pur sempre un sogno. E questo te ne diamo atto Christian. E parlo da persona con una vita fortunata. Sono È d'accordo Christian. verissimo No, no, Christian, perché cioè, tra l'altro se noi non ci avessimo provato sarebbe rimasto comunque no, quello cioè, nel senso, voglio riportare tutto nella realtà dei fatti, ma io sono il primo a dirti che questa scelta, sperando che vada sempre tutto bene, è una cosa che a me personalmente mi fa sognare. Io tante volte ci penso, io ho fatto una vita, oltre 22 anni dietro a una scrivania, ad un computer, facevo un lavoro dal mio punto di vista anche bellissimo, però quello che ho vissuto, io l'ho detto sempre, non dico le cavolate sotto questo punto di vista, gli ultimi 3 anni e mezzo ho vissuto 2 vite insieme rispetto a quella che facevo prima. Questa, però torno a dirti che capisco le paure prima di iniziare a fare un cambiamento del genere perché devi sentirlo veramente dentro, devi avere anche qualcosa che... Vi faccio un esempio, una difficoltà banale. Se noi fossimo ricchi veramente e qualsiasi lavoro, qualsiasi collaborazione, star qua, produrre video, non avessimo la necessità di farli, ti posso dire che non sarebbe la stessa cosa, non certo. avrebbe lo stesso sapore perché tu in parte te l'hai conquistata e conquistare le cose è bellissimo. Comunque Marcello dice, ecco questa dimostrazione del discorso che abbiamo fatto in apertura. Marcello dice: "Vivo in Perù da anni e state raccontando una verità che nessuno racconta. Complimenti, Grazie Marcello, bravissimi". Guarda grazie di Marcello, cuore. lo Detto da uno che ci apprezziamo vive, di porca miseria, cuore, vale il triplo. perché, sei italiano, però vivi in Perù e noi stiamo dicendo che noi in Italia stiamo criticando ciò che noi stiamo dicendo del Perù, che noi non stiamo criticando il Perù, stiamo facendo vedere quello che è il Perù e ci arrivano tantissimi messaggi come il tuo dai peruviani. È Ma assurdo come ragazzi, è la classica assurdo. frase che magari, che ne so, vai in un paese, lo critichi per una cosa e ti commenta la persona che vive nel paese come se gli hai offeso la bandiera. Ragazzi, ma io sto Però dicendo la questo, verità, sto guarda, dicendo. dico questo e poi tanto leggo Tonio che dice: "Scusa Sara, ma stasera a cena, cosa ha mangiato il lato B della gallina? Fermalo che arriva Calippo, come si chiama?" Tonio, qua tra l'altro sono le Che 4:36 di cena, Tonio, la pomeriggio, noi miseria. la cena è ancora Abbiamo fatto un lontana per pranzo noi. frugale per fare la premiere, se no ci calano gli zuccheri, poi cadiamo dalla sedia. No, no, però, quello mi sono un po' persa anche nel dirlo, perché Chiaro. volevo dire anche delle cose questo volevo dire. Cioè il fatto che ho riflettuto anche sul fatto che qualcuno prende come critica quello che noi facciamo vedere del Perù, quando un peruviano non lo vive così, perché in realtà non deve viverlo così, non lo stiamo criticando. Però io ho ragionato sul fatto, quando viene uno straniero in Italia, e voi fatevi un esame di coscienza perché me lo sono fatta anch'io, qualcuno che dice: "Cavolo, però la burocrazia italiana non funziona, è tutto lento".
la prima cosa che ci viene da italiani è una sorta di rabbia, come a dire: ma tu vieni qua e critichi il nostro modo burocratico, vattene a casa tua". Cioè ragazzi, questo modo di ragionare è assurdo se finalizzato a una reale crescita o a un reale miglioramento. Va bene, Ragioniamo. adesso Fabio, per drammatizzare, giusto per buttarla a ridere, ma per i zomi, Fabio, qui la situazione è drammatica. La situazione è drammatica perché? Vabbè, ma non perché, ma sono bellissime sia le peruviane che le equatoriane. No, cioè, bellissime come tutte le donne del mondo, nel senso, la donna non bella, la è... donna brutta. E qua i culi, io lo dico tranquillamente, ci sono certi culi geneticamente modificati. Dai che torna Filippo. Cioè, tu riesci a appoggiare un bicchiere visto di fianco Dai. e si tiene come un davanzale, sono gonfiati con la pompa. Va bene, non ci interessa. Gabriele dice: le comodità sono di destra e i sogni di sinistra. Ragazzi, mi piace tantissimo questa cosa, come la state vivendo anche voi dall'altra parte. Comunque, ecco, Mari, che ti conosce bene, ha detto: eccolo, Dove è sta? arrivato, Dove sta? eccola, ecco. Ragazzi, sono serio, quando dici la verità fa male a qualcuno, sempre. Verissimo, Tonio, fa male, perché la verità in generale fa male un po' a tutti, no? Sarebbe più comodo ammorbidirla, ma a tutti noi, io per prima. Però ragazzi, dire la verità probabilmente porta a una crescita, un po' per tutti noi. Proviamoci. Però è anche vero che, Tonio, stiamo andando alla deriva perché si dicono cazzate continuamente, ovunque. Sono curvi, dice Beppe. Sì, sono curvi. E adesso, con questo termine che racchiude tutto, ragazzi, la facciamo finita. Siamo arrivati a 1 ora e 40, doveva essere una pillola. Se per i zombie tu devi chiudere l'argomento? Sì, perché poi ne riparleremo. Solita guastafeste. Comunque, ragazzi, Fabio, il discorso qual è? Siamo andati Donato, nel nord del Perù, che il Perù è 4 volte e mezzo l'Italia, ma per quanto riguarda il mare, noi siamo stati nel posto, i peruviani lo sanno, nel posto più nel posto migliore per il mare, che sarebbe il nord vicino all'Equador. E anche là la flora, la fauna della la situazione non fare perché poi ricomincia che ti criticano, no, perché sei maschilista. Devo dire la verità, nel senso che la quantità, la quantità non era, che la forma è importante, non è stata elevata. In Brasile secondo me sono molti di più, dai. No, ma poi erano zone anche poco popolate. Alex dice: Cajamarca vi aspetta, e noi arriveremo, Alex, perché ritornando, se Dio vorrà che toccheremo la Colombia e torneremo indietro, molto volentieri. Purtroppo ci siamo accorti una cosa, Alex, che saremmo potuti venire per il carnevale, ci siamo accorti troppo tardi. Anche qua è questione di esperienza e abbiamo visto che purtroppo queste zone vanno viste quando non piove, altrimenti ti perdi tutto. Per quanto tu leggi, ti informi, lo capisci solo nel posto quando ci vai, e forse sarebbe, ma forse lo facciamo l'anno prossimo, qual è? Di tornare quando in Italia è caldo. Dobbiamo farla questa cosa nell'estate italiana. L'ultima, perché uno spoileriamo questa cosa. No, che vuoi la nostra idea quest'anno è di ritornare verso giugno per poi fare un viaggio in Europa. L'anno prossimo, se tutto va bene, perché non voglio guardare troppo in là, però l'idea nostra è questa: se tutto va bene, quest'anno riportiamo la moto a Lima, se tutto va bene. Poi vi raccontiamo anche il discorso del tip del permesso della moto, perché anche là bisogna dire qualcosa, però per adesso è andato tutto bene all'uscita dell'Ecuador. Ciao Domenico. L'idea è di portarla a Lima e poi dedicare l'estate italiana prossima al Perù, nella parte più bella del Perù, perché dopo abbiamo fatto vedere l'immondizia. Ragazzi, ancora non siamo andati a Machu Picchu. Far vedere le cose belle del Perù, che ce n'ha tante. Cusco, e poi fare l'Amazzonia, farla in maniera seria, proprio entrare nell'Amazzonia, nel cuore, fare il Brasile in maniera fatta bene e riportarla alla Tenerona, scendere a Montevideo per caricarla nel container. Questo fine 2017. Vediamo. Gojama, comunque Gianmaria dice: ciao Sara, ora continuiamo con Fra parlando di altro. Donato, grazie di cuore. Pablito dice: l'ho perso. Qualcuno su certi lati B, alcuni hanno messo anche i gerani, beate loro, perché significa che sono lati B invidiabili. È da poco che vi seguo, siete grandi, Viaggio Cultura è il massimo. Tra l'altro Sara è bravissima a spiegare, se farebbe tutto merito dei bei soldini. Vedere i vostri video è un piacere. Giuseppe, grazie. Non lo so, io ne approfitto, grazie veramente. Manu, siete sempre il top, Manuela e Daniele. Ciao ragazzi.
grazie che l'hai scritto, perché ad esempio per il carattere di Sara, ragazzi, noi ci apriamo tranquillamente. Lei ogni volta mi fa, perché è una perfettina, io sarò il furbo della situazione, lei è più perfettina di me, è una rottura di scatole veramente quando ci si mette. Lei, quando fa una cosa, poi me la fa vedere, che dice così va bene, ma così poi sarà noiosa. Cioè, ragazzi, io non è che lo dico perché sono di parte, cioè, Sei prolisso, no, 1 ora e 42. zitta, della voce, ma anche io devo dire la verità. Per me, Vabbè, se ma no, non gliene frega zitta, niente a zitta. nessuno, No, dai. perché poi No, io no, dai, non gliene devo frega niente. sopportare le Dai, tue dai, 1 lamentele, ora e quella è la verità. 42, dai, non Perché ce poi ne quando frega niente. lei c'ha i suoi momenti, ma non sono brava, non riesco a far questo, È dopo stato un dopo sono piacere cazzi miei. seguirvi, ragazzi, è stato un piacere avervi tra noi. Alfonso, che ho visto ci scrive in questi giorni, quindi Zitta, peruviano. Assara. Buon riposo, ragazzi. Ragazzi, è stato un piacere avervi con noi. Abbiamo visto che avete recepito nell'unica maniera recepibile, e questo è Mari. Grazie, Salva. Un abbraccio grandissimo a te e a Giorgio, lo sapete. Salva, grazie Da infinite. loro sono le 10:15. Ragazzi, andate a dormire Grazie, presto, Salva. però potevamo parlare ancora. Dai, Vabbè. tanto ci rivediamo. Se avete voglia, scrivetelo nei commenti. Cristian Garbinato dal Brasile, vi aspetto io al Brasile. Penso che ora sarà in Italia, ma poi magari l'anno prossimo, Cristian. non vediamo l'ora. Ecco, lo sai, lo sai. Grazie a tutti ragazzi che siete passati, siete 368 dopo 1 ora e 3 Non quarti. sono passati. Va bene, dai, che siete stati qua. Tina, un bacione, Ivano, Cinzia. Per qualsiasi cosa voi scrivete nei commenti. Qualsiasi perplessità anche che avete nel qualsiasi progetto curiosità che a stiamo lanciando. Nick, ecco. dico che nel prossimo video già l'ho messa la data all'inizio del video perché l'aveva richiesto. Sì, Nick, se avete qualche cosa che vi piacerebbe vedere nei video, voi scrivete e noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Grazie, detto Salva, questo, grazie ragazzi, Manu, ciao a tutti, Dino, grazie a tutti. Salvatore, grazie infinite a tutti. È ora di augurarvi la buonanotte. Grazie infinite. Noi andiamo a fare una passeggiata adesso. Sì, bisogna sgranchire la schiena. Ciao ragazzi. Ciao. Dove si termina qua? Ecco qua. Ciao ragazzi.